Allora, consiglieri, buongiorno. Chiediamo scusa del ritardo, ma durante la conferenza di capigruppo sono state affrontate e decise alcune questioni. La prima è la richiesta, su richiesta del consigliere Sant'Antonio, è stato chiesto di invertire i punti all'ordine del giorno numero 2 e numero 3, cioè la discussione di ASCO che riguarda la convocazione straordinaria. Sì, no, ma sì, volevo solo comunicare l'inversione dei punti all'ordine del giorno. Certo. No, non bisogna votarla perché la conferenza dei capigruppo ha deciso all'unanimità. No, non bisogna votare. Grazie consigliere Carneros. Dottoressa Costalonga. Tonon Roberto. Botteon Adriano. Carnelos Graziano. Costa Giulia. Criscuoli Silvia. Dareggian Antonio. Darsie Caterina. De Valier Fabio. Dus Marco. Fasan Bruno. Fiorin Fiorenza. Masette Giuseppe, Posocco Gianluca, Sant'Antonio Paolo, Saracino Matteo, assente, Sonego Elisa. Ha comunicato che Ok, vabbè, al momento è assente. Tocchet Silvano. Presente. Quindi, 14. 15, 17, 14. 14 consiglieri presenti. Allora, iniziamo col punto numero 1. Comunicazioni, do brevemente la parola all'assessore Denardi. Buongiorno a tutti, solo per segnalare che il 1 agosto è stata inaugurata a Londra, come avevamo anticipato, la mostra Storming the Skies, finanziata con un fondo del Ministero dei Beni Culturali e che ricorda la figura di Brandolino Brandolini Dadda. L'inaugurazione ha avuto una presenza internazionale di assoluto rilievo, perché tra i tanti addetti militari presenti all'inaugurazione citiamo in particolare, senza nulla togliere agli altri, la presenza dei rappresentanti militari di Stati Uniti, Austria, Egitto, Olanda e di tanti altri paesi da tutto il mondo, a riprova di quanto a livello internazionale questa mostra a Londra abbia riscosso un grandissimo interesse. L'8 agosto alle ore 20 invece vicino al municipio, nella piazzetta qui in fianco tra il municipio e l'Informa Giovani, avverrà lo scoprimento della targa che nel 2016 è stata regalata al comune di Vittorio Veneto dall'esercito italiano e che era collocata originariamente alla caserma Tandura. La lapide ricorda la motivazione della medaglia d'oro del nostro concittadino medaglia d'oro al valor militare Alessandro Tandura, e verrà collocata sulla parete del municipio, e lo scoprimento avverrà nel 100° anniversario dell'azione che lo rese il primo paracadutista militare a lanciarsi in azione di guerra nella storia. L'11 agosto alle 17:30 inaugureremo un'altra mostra a Palazzo Todesco intitolata Res Bellica, anche questa finanziata dal Ministero dei Beni Culturali nell'ambito del progetto relativo a Brandolino Brandolini Dadda. La mostra rimarrà aperta dall'11 agosto all'11 novembre, che ricordo a tutti essere la data di conclusione della Prima Guerra Mondiale sul fronte occidentale. Alle 17:30 ci sarà il momento dei saluti e dei discorsi nell'adiacente Museo del Cenedese, nella sala dell'ingresso, e successivamente alle 18 ci trasferiremo a Palazzo Todesco per l'inaugurazione vera e propria. A seguire quella sera
alle ore 20:45 in Piazza Minucci per ricordare Alessandro Tandura. Ci sarà un concerto dei solisti di Radio Veneto 1 al quale ovviamente tutti quanti siete invitati. Grazie, Assessore Denardi. E scrutatori Darcier, Criscuoli, Posocco. Va bene? Che accettano. Darcier, Criscuoli, Posocco. Allora, punto numero 2 all'ordine del giorno. Nuovo statuto Asco Holding SPA, esercizio del diritto di recesso. Scusate. Allora, lo spostamento dell'ordine del giorno non va messo ai voti perché la riunione dei capigruppo è stata d'accordo su questa inversione dei punti all'ordine del giorno. Quindi punto numero 1. Signor Sindaco, prego. Buongiorno. A seguito della convocazione e dell'approvazione da parte dell'Assemblea di Asco Holding della modifica dello statuto, il nostro Comune è chiamato ad esprimersi rispetto al diritto di recesso. Faccio una breve cronistoria. In base alla Madia, quindi sulla ricognizione delle partecipate possedute dal Comune, in data 23 settembre 2016, il nostro Comune aveva proposto la fusione della Asco Holding con Asco Piave SPA o in alternativa la cosiddetta fusione per incorporazione con Asco TLC, qualora questo orientamento fosse prevalso in sede di assemblea dei soci della holding. La nostra delibera rispetto a quelle che hanno deliberato la fusione con TLC è ancora valida ed efficace perché non è stata oggetto di ricorso avanti il TAR. Il 23 luglio scorso, in seconda convocazione, come dicevo prima, l'Assemblea dei Soci Asco Holding ha deliberato a maggioranza, con il 55% dei voti, l'adozione di alcune modifiche e integrazioni allo Statuto che è stato pubblicato il giorno 26 nell'albo del registro delle imprese. Con riferimento quindi al diritto di recesso, entro 15 giorni da questa pubblicazione, a norma del codice e del nuovo statuto, i soci che non hanno votato favorevolmente possono in parte o totalmente esercitare tale diritto di recesso, perché il nuovo statuto proroga la durata della società e introduce dei limiti alla circolazione delle azioni. Tralascio tutte le modalità relative alla procedura del recesso, cioè la raccomandata spedita, anticipata da PEC, eccetera. Sappiamo comunque che 15 sono i giorni fissati dal Codice Civile per esercitare tale diritto di recesso. Per quanto riguarda invece la determinazione del valore di liquidazione, questo era già stato reso noto dal CDA della holding e noi sappiamo essere di 3,75 € per azione. Per quanto riguarda invece le modalità di corresponsione di tale valore di liquidazione, esso può essere fatto in denaro o mediante attribuzione di azioni Asco Piave, fermo restando che il CDA della Asco Piave ha reso noto preventivamente che non scenderà sotto il 50% più un'azione del capitale sociale, considerato il cosiddetto tetto massimo di azioni Asco Piave. Nel caso in cui ci siano richieste di azioni Asco Piave da parte dei soci recedenti
che dovessero oltrepassare questo valore, il riparto sarà fatto pro quota in base alla quantità di azioni possedute. Il Consiglio Comunale aveva espresso l'indicazione di non votare favorevolmente alla modifica statutaria nell'assemblea di Asco Holding, per cui il nostro Comune ha il dovere il Consiglio Comunale di esprimersi ora rispetto al diritto di recesso. L'indicazione, fermo restando la necessità successivamente di ritornare in Consiglio Comunale entro nel mese di settembre per integrazione, sì. Va bene. Allora, stavo dicendo, l'indicazione è quella di mantenere una quota pari allo 0,30% del totale delle azioni nella società Asco Holding, al fine di monitorare l'andamento della stessa in quanto detentrice di partecipazioni di società di cui è parte il Comune di Vittorio Veneto, e di esercitare parzialmente il diritto di recesso per la restante quota dello 0,19 con attribuzione di azioni di Asco Piave SPA per il valore determinato di 3,75 € per azione. Prima di dare la parola ai consiglieri, faccio notare una modifica tecnica. Vi pregherei di andare a pagina 7, in alto, al ritenuto. E è stata vista in riunione di capigruppo ed è una modifica tecnica che adesso andremo a spiegare. Allora, è scritto testualmente: ritenuto di rinviare ad un successivo provvedimento l'integrazione del piano di revisione straordinaria delle società partecipate possedute da questo Comune, approvato con propria deliberazione numero 37 del 20 settembre 2017. Questo non è corretto perché fotografava la situazione 2016, quindi la dottoressa Costalonga ha proposto di modificarlo in questo senso: ritenuto di recepire il contenuto del presente provvedimento nel prossimo quindi piano di razionalizzazione delle società partecipate da adottarsi entro il 31 dicembre 2018 ai sensi dell'articolo 20 del TUSP, testo unico delle società partecipate. Ecco, questo lo inseriamo proprio come modifica tecnica perché sarebbe stato... Sì, se vuole spiegarlo più dettagliatamente. Sì, allora, quando l'anno scorso a settembre è stato approvato da questo Consiglio Comunale la revisione straordinaria delle società prevista dall'articolo 24 del testo unico appunto delle società, diceva il testo unico appunto delle società, l'articolo 24, che bisognava fotografare le partecipazioni del Comune di Vittorio Veneto, come ovviamente ciascun Comune ha fatto, alla data del settembre 2017, quindi andava a fotografare quella situazione, e quella situazione prevedeva che il Comune di Vittorio Veneto aveva una partecipazione in Asco Holding. Adesso con questa diciamo con l'assunzione di questa deliberazione che viene approvata all'interno di questo Consiglio Comunale, e quindi che prevede un mantenimento di una percentuale in Asco Holding e un esercizio parziale del diritto di recesso, e quindi il Comune acquisterà delle azioni di Asco Piave, nel prossimo piano di razionalizzazione di revisione periodica delle società che sempre la Madia prevede che annualmente il Comune deve fare entro il 31 dicembre di ogni anno. Ovviamente questa decisione dovrà essere recepita nel prossimo piano di razionalizzazione, non quello della revisione straordinaria che è stato adottato l'anno scorso, perché quelli che devono intervenire nel piano di razionalizzazione dell'anno scorso sono quelli che hanno avuto l'annullamento della delibera da parte del TAR, ma il Comune di Vittorio Veneto non è stato
interessato dall'impugnazione, per cui il piano di razionalizzazione adottato con la delibera 37 è valido, e questa modifica che approvate adesso va inserita nel prossimo piano di razionalizzazione, quello da adottarsi periodicamente entro il 31/12 di quest'anno. Grazie, dottoressa Costalonga. È aperto il dibattito, la parola ai consiglieri. Consigliere Darè. Ma innanzitutto il ricorso al TAR è stato impugnato e in Consiglio di Stato adesso non so quando arriverà. Comunque per quanto riguarda questo punto stiamo aspettando appunto il Consiglio di Stato. Vedo che si vuol vendere naturalmente quella piccola quota che abbiamo. Il 0,19 sindaco equivale quasi a 1 milione di euro, 900, quasi 1 milione di euro, quindi vuol dire che si va a portare a casa, si va all'incasso. Dove li impegnate poi quei soldi? Visto che alla fine la matematica dice 3,75 per, fa quasi 1 milione di euro. Allora dobbiamo capire se entro fine anno ci sarà una variazione di bilancio e vorremmo capire dove magari questi soldi li impegnate. Penso che quel poco che abbiamo in Ascopiave, questo porta al comune di Vittorio Veneto, mi pare un utile di 80 mila euro all'anno, credo siano importanti anche perché fa parte di quel patrimonio assieme alle farmacie comunali che è doveroso da parte dell'amministrazione conservare e non certamente, sicuramente si ha un utile subito, ma penso che è meglio avere il burro o è meglio avere la mucca nella stalla? È sempre la solita discussione. Io sono contrario a questa vostra decisione, lo dico estremamente con serenità, perché penso che la Ascopiave sia una delle aziende, una delle poche cose che la politica ha fatto bene nel nostro territorio. Ne dimostra l'appetito che c'è nelle grandi compagnie di ladroni che fanno parte, che sono le grandi società economiche che hanno visto in Ascopiave un boccone prelibato, tant'è vero che qualcuno ha lanciato anche una manifestazione di interesse estremamente interessante, oltre il 30 e il 75, e questo magari metterà anche in difficoltà. Io vorrei capire magari alcuni nostri colleghi, parlo di sindaci o comunque amministratori, che hanno venduto a 2,20 magari l'1,50 della Piave e adesso rivendono l'ultima quota al 3,75. Quanti soldi, quanti milioni di euro hanno dilapidato in un anno o in 2 anni? Allora, su queste considerazioni, che sono considerazioni che non sono politiche, ma sono chiaramente di territorio e di comunità, io vi dico, fate una riflessione prima di portare questa cosa, perché secondo me, e attenzione, c'è qualcuno di quei signori che rimane con lo 0,1. Questo non vuol dire che sono esenti dalla Madia. Avere il 3,2 o avere il 0,1 si incorre nella legge Madia lo stesso, ma si vuole rimanere, mi pare qua nella delibera che avete scritto, per esercitare un controllo. Avvocato, ci sono organi superiori per esercitare il controllo sulle società partecipate e soprattutto su quelle quotate in borsa. Anche sulla vostra delibera lascia un po' a desiderare. Comunque è una mia considerazione da consigliere di minoranza e quindi la porto ai vostri pensieri. Comunque vi dico, io sono contrario a questa vostra decisione di farvi liquidare, perché ritengo che la Ascopiave sia una cosa importante. Siamo rimasti fuori a suo tempo, andando poi
come si chiama? In Estigas, che poi è passato, e questo ha provocato non un danno perché non si tratta di danni, una mancata introito. Il comune di Conegliano si incassa circa 6, 7, 800 mila euro dai dividendi della Ascopiave all'anno. Noi non abbiamo voluto entrare in Ascopiave a suo tempo e abbiamo perso migliaia e migliaia di lire prima e euro dopo. Abbiamo poco, rimaniamo dentro con quel poco. Questo è il mio pensiero che esprimo in questa assemblea, dopodiché la maggioranza siete voi e le responsabilità ve le prendete voi. Consigliere Carnelos. Sì, credo che l'intervento del consigliere Darè meriti qualche integrazione e osservazione, perché è un po' contraddittorio, nel senso che in questa delibera non viene chiesto la liquidazione e il pagamento per quello 019, viene chiesta l'attribuzione di azioni a Ascopiave, celebrate dal consigliere Darè, e sulla questione concordo, ma ripeto, la delibera prevede che quello 019 sia attribuito in azioni a Ascopiave. E fra l'altro, per quale motivo c'è questa tipologia di recesso, cioè parziale, e anzi notevolmente parziale rispetto alla quota che abbiamo? Per una ragione proprio di governance finanziaria. È vero, può essere strano che in questo periodo i consigli comunali della provincia di Treviso siano stati, come si può dire, inondati da questo tipo di riflessione. E mai io avrei immaginato che in politica avrei dovuto occuparmi di strategie finanziarie di OPA contro OPA, lock-up. E qui sì, va detto che la responsabilità è di chi ha giocato con le azioni Asco Holding a suo tempo, non il comune di Vittorio Veneto, e questo credo, su questo il consigliere Darè e l'opposizione ci dia atto, ma è stata determinata dalla miopia politica di qualche comune che ha pensato al suo particolare. Ha pensato di mettere sul piatto della bilancia della finanza, della grande finanza e dei, come si può dire, degli squali della finanza, azioni che appartenevano alla collettività, facendo entrare dei privati che legittimamente possono speculare, e hanno speculato su quelle quote, come diceva il consigliere Darè, vendute a Totta, all'epoca serviva per sfaltare via Roma, via Garibaldi, via questo e via quell'altro di Bari, comune, oppure per ripicca personale, perché nei meandri della politica talvolta le ripicche si fanno pagare ai cittadini, e credo Darè comprenda a cosa intendo riferirmi. Fra l'altro anche amici loro, con cui si era, come si può dire, banchettato. No, non ci sono. Certo, no, ma ne sto parlando da un punto di vista politico, ovvio che non è personale, consigliere Darè, credo che ci capiamo bene e credo che su quel tipo di valutazione concordiamo anche, al di là di quelle che possono essere e che sono differenze sostanziali dal punto di vista politico. La mia maglietta oggi ha proprio quel significato e porterò sempre, da oggi alla fine di questa legislatura, consigliatura,
la maglietta rossa per come si vuol dire, sottolineare la differenza, ma su quella valutazione concreta, e l'ha detto anche lei nel suo intervento quando ha detto venduti a 1,20, 2,20, concordo con lei pienamente, e non ci saremmo trovati il 4 di agosto se quei comuni, e anche qui, come ha notato, non sto usando colori politici, proprio perché lo hanno fatto bianchi, celesti e rosa pallidi di quei comuni, proprio perché, ripeto, hanno pensato al loro particolare, al loro orticello e non al grande giardino che è l'intera collettività trevigiana. E allora ci troviamo su questa strada. E perché la scelta di un recesso parziale con l'attribuzione di azioni a Scopiave? Attenzione, non abbiamo chiesto il pagamento, anche perché, come lei sa, come l'opposizione sa, non saremo così citrulli dal pensare, anche se lo volessimo, di avere un pagamento in limine mortis della legislatura. Lei sa benissimo che andrebbero in avanzo di amministrazione, sicuramente io credo coi tempi della finanza sicuramente potranno arrivare a fine dicembre, arriveranno per quei comuni che chiederanno il pagamento a fine dicembre, inizi gennaio, anche perché ci vuole la pubblicazione, ci vuole la Consob, un mucchio di questioni, e quindi assolutamente non abbiamo chiesto il pagamento. Ma a Scopiave, lei le ha celebrate, avremo come comune di Vittorio Veneto anche un pacchetto di azioni a Scopiave, e questo è, secondo me, indice anche di buona amministrazione sotto il profilo finanziario. È importante esserci nella controllante, cioè Asco Holding, ed esserci anche nella controllata, e per due ragioni, sia per quelle che diceva lei, cosa? Sì, controllante Asco Holding e controllata, adesso non abbiamo azioni direttamente intestate al comune di... sì, d'accordo, ma allora glielo dico dal punto di vista finanziario, perché è importante esserci nella controllata, perché è quella dove si decide la strategia. Un minuto, Rispondo, consigliere. Sì, Presidente, Grazie. sì, Presidente, un attimo. L'ho avvisata. Mi avvisa sempre, è di una bontà infinita. È di una bontà infinita. Vabbè, proprio. se i consiglieri ritengono... Sì, non importa, un attimo. Prego. Credo che non siano banalità, anche perché stiamo parlando dell'universo globo e di una questione notevolmente delicatissima. Su questo concordo, l'ho solo meno male. avvisata. Grazie Presidente che concorda su qualcosa. Dunque, dicevo, nella controllante si stabilisce la strategia e quindi avremo la nostra voce. Ma potrebbe anche essere che nella controllante, come si può dire, il comune di Vittorio Veneto non venga ascoltato, perché si stabiliranno delle dinamiche di maggioranze. Allora, in questo caso, potremo ripetere le nostre osservazioni non solo in sede di assemblea Asco Holding, ma lo potremo fare anche in sede di assemblea a Scopiave. Duplice voce. Questa prima ragione. Seconda ragione, sta proprio qui da un punto di vista, e finisco davvero, sui dividendi. Perché ovvio che finora i dividendi ci derivavano da Asco Holding, perché eravamo soci di Asco Holding, e Asco Holding distribuiva ai suoi soci i dividendi che aveva avuto da chi? Dalla controllata. Ora prenderemo direttamente dalla controllata i dividendi. Se a Scopiave distribuirà dividendi ad Asco Holding come socia, ne distribuirà anche ai soci diretti. E qui mi consenta,
Io ho la sensazione che Asco Holding probabilmente necessariamente dovrà essere meno generosa i prossimi esercizi, per la semplice ragione che dovrà fare i conti con i debiti e con la struttura finanziaria che avrà per effetto del dover, speriamo meno possibile, io mi auguro che siano meno possibili i comuni che chiederanno cash, e quindi dovrà essere più oculata nella distribuzione di dividendi, mentre invece a Scopiave, se abbiamo una stazione a Scopiave, ci verranno distribuiti cosa? Quali? Ah, sì, appunto, purtroppo, l'ho detto prima, non saremmo qui se qualcuno non avesse venduto Pirriati. Ho finito, grazie. Farò il secondo intervento. Grazie consigliere Carnellos, la parola al consigliere Posocco. Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Presidente, credo che tutti i consiglieri abbiano qualcosa di interessante da dire, ma se c'è un regolamento, innanzitutto quello va rispettato, quindi le chiedo cortesemente di far rispettare i tempi, anche perché deve essere nostra la capacità di spiegare le cose stando dentro nei tempi. Sono d'accordo con lei, quindi, consigliere. sì, altrimenti. Grazie. Io ho solo una domanda per il sindaco, quindi sono rapidissimo. Io volevo sapere dal sindaco che se le azioni non bastano per tutti, ci danno i soldi o possiamo fare a meno di recedere? Questa è la mia domanda. Grazie. Sì, vedo che si è prenotato il consigliere D'Arè, però facciamo un turno, quindi vedo il consigliere Botteon, se non sbaglio. Botteon. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Allora, volevo un po' riportare alcuni dati che sono emersi ieri. Abbiamo affrontato la questione in commissione, nella terza commissione consiliare, bilancio, e sono emersi alcuni dati, alcune considerazioni che penso siano interessanti per tutti i consiglieri e per tutti coloro che ci ascoltano. Allora, riepilogo: il Comune attualmente, quindi come abbiamo detto, lo 0,49% di Asco Holding, per un valore d'azione di 3,75 che fa un totale di 2 milioni e mezzo di euro, okay? All'incirca 2 milioni e mezzo di euro. Con questa delibera il Comune decide di vendere quindi una parte, o meglio una parte, di convertirla in azioni Asco Piave, che è una società posseduta da Asco Holding, mentre quindi del 0,49 0,30 resta, 0,19 se non sbaglio invece sono convertite, diciamo, in azioni Asco Piave. Una interessantissima secondo me considerazione è quella legata all'incasso annuale, ovvero a quanti soldi il Comune di Vittorio Veneto attualmente incassa appunto dalle proprie azioni Asco. L'anno scorso, se non erro, abbiamo incassato 87.000 euro dalle azioni Asco Holding. Cosa succederà l'anno prossimo in base a questa operazione? Non vi è una risposta, vi è assoluta incertezza, però vi sono alcune facili ipotesi che si possono fare, ovvero che dalla quota Asco Holding probabilmente incasseremo poco e nulla, perché l'Asco Holding dovrà liquidare i soci privati e tutti i comuni che ci diranno di uscire, quindi non incasseremo nulla, molto probabilmente, o molto poco. Incasseremo qualcosa invece dalla società acquisita, immagino, anche se non è certo, ovvero dalla Asco Piave. Quanto non si sa, ho chiesto ma non ho avuto risposta certa di quanto sono per ora i dividendi. Mi è stato detto genericamente che sono più alti, perché l'Asco Piave ha sempre dato tutto in dividendi, però non vi è una quota certa sul quanto. La mia prima considerazione quindi è questa: su un comune come il nostro, che ha, lo sa bene l'assessore Napoli, un problema molto grande di parte corrente, noi siamo sempre con l'acqua alla gola per quanto riguarda le spese correnti, questa operazione prevede che di questi 87.000 avremo 20.000 l'anno prossimo, 25, non si sa, sarebbe bello avere un'ipotesi. Al che dal punto di vista proprio economico mi verrebbe da dire: facciamoli viceversa, prendiamo più quote Asco Piave e teniamo meno quote Asco Holding.
Da quel che ho capito, da quello che è emerso ieri, dal ragionamento che ho sentito anche prima dal consigliere Carnelos, si vuole avere un po' di potere in Asco Holding, ma vale la pena? È quello che è il ragionamento. Per me no, cioè io decisamente da presidente commissione bilancio e un po' avendo un po' sott'occhio quella che è la nostra situazione, cercherei di salvaguardare i conti del comune, mantenere i servizi e cercare un po' di incassare il più possibile. E quindi io invertirei le quote come minimo, se proprio si vuole tenere quote Asco Holding, cercando appunto un introito. Quindi questa è la prima proposta, diciamo la prima sollecitazione su cui vorrei una risposta e un ragionamento da parte dell'amministrazione. In più vi sono moltissime incertezze, l'incertezza, quindi citate un po' dai consiglieri precedenti, l'incertezza sulla Madia, perché il nuovo statuto Asco Holding non risolve il problema della Madia, l'incertezza dal ricorso al TAR e all'appello al Consiglio di Stato da parte di alcuni comuni, e l'incertezza appunto sulla situazione finanziaria di Asco Holding, che non si sa quanto dovrà, quindi sicuramente dovrà liquidare i privati, ma non si sa quanti comuni. L'incertezza, citata l'altra volta, sulla mancanza di uno statuto approvato, cioè il Comune di Vittorio Veneto non ha mai approvato uno statuto della Asco Holding, e quindi anche questa è una cosa che un pochettino incute timore indubbiamente. L'incertezza sul fatto del vincolo, cioè noi adesso per 2 anni con il nuovo statuto siamo vincolati a tenere le azioni Asco Holding, e quindi tutto ciò che comporta, che tutte quelle che saranno le vicissitudini di Asco Holding, quindi con tutte le incertezze precedenti, con tutte le azioni giudiziarie che sono in corso, che potranno venire, ricadono anche sul Comune di Vittorio Veneto, ovviamente, perché il Comune di Vittorio Veneto si tiene una quota del 0,30. Piccolo giudizio morale anche, quanto bene che è l'Asco Holding, l'ho già detto, io sono assolutamente contrario a questo giudizio positivo sull'Asco, sul mondo Asco, il mondo Asco che permette con questa operazione una speculazione ai privati di, quanto avevamo detto, 19 milioni di euro se non sbaglio. In pochi anni i privati, grazie all'Asco, fanno 19 milioni di euro grazie alle bollette del gas. Se questa è una società gestita bene, sinceramente, anche perché ripeto, come i ragionamenti, si possono benissimo abbassare le bollette e avere meno utili, forse si fa non è sicuramente il compito dei comuni e delle società tenute dai comuni quella di fare utili e di cercare di speculare sui propri clienti. Quindi queste sono le prime considerazioni principali emerse da ieri, e su cui soprattutto sulla proposta, quella di invertire le quote, vorrei una risposta all'amministrazione. Grazie. Grazie consigliere Botteon. Allora, considero chiuso il primo giro di domande. No, consigliere Sant'Antonio, prego. No, ecco, volevo fare qualche punto. Allora, lo 0,19% di cui parlava il consigliere Carnelos delle azioni Asco Piave, ieri si diceva in commissione, giusto per portare un po' di informazione, che non è detto che vengano date tutte azioni Asco Piave, ma in dipendenza da quante ne avranno, potrebbe essere che poi qualcuno liquida anche in cash. Quindi potremmo dire qualcosa in consiglio magari di amministrazione di Asco Piave, solo magari se avremo delle azioni consistenti. Un secondo punto che vedo, pur essendo completamente d'accordo con quello che diceva il collega Botteon, e ieri è stato rilevato appunto anche in commissione che effettivamente i dividendi delle azioni Asco Holding andavano sostanzialmente a sostenere la spesa corrente, che è, quindi questo era abbastanza importante, visto che non abbiamo entrate da alcuna parte. Allora, finché ci sono azioni va bene, no, che siano Asco Piave o che siano Asco Holding potrebbe andare bene, ma dal punto di vista politico vedo che con questo tipo di azione qua si va un po' ad indebolire quello che è lo zoccolo duro della società, una società che, come diceva il collega Darè, è una delle cose che la politica ha fatto bene. In questo modo qua si dà avvio ad un effetto catena, no? Se tutti quanti iniziano a togliersi dalla società, non esisterà più uno zoccolo duro dei comuni, in buona sostanza, che potrà usufruire di un bene comune.
Un'ulteriore considerazione, poi chiudo, è il fatto che in realtà le azioni ASCO Piave è come se fossero cash, cioè un domani uno può venderle subito, quindi non c'è il lock-in. Significa che se un domani qualcuno decide di realizzare, può farlo liberamente e quindi in sostanza è come recedere e avere i soldi oggi, è come se fosse una cambiale. Grazie. Grazie. La parola al consigliere Dus. Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Intervengo solo perché lei, consigliere Sant'Antonio, ha detto che era completamente d'accordo con quello che ha detto il consigliere Botteon, ma il consigliere Botteon ha detto il contrario di quello che lei sostiene. Quindi io adesso non ho capito bene con che lei è d'accordo lei. Sì. No, comunque dopo la lascio rispondere naturalmente a questo. Io credo che la questione che la società sia stata gestita bene, l'ho già ripetuto anche le scorse volte, che sia stata gestita bene la società in questi anni. Credo che, anche perché, voglio dire, anche noi facciamo parte di questa società, quindi credo che una parte della responsabilità debba ricadere anche in chi c'era. Credo che, anche se ovviamente avevamo una quota di minoranza, credo che la decisione che noi stiamo discutendo oggi, che è una sorta di via di mezzo, se vogliamo metterla così, ci dia la possibilità di conoscere quali sono le operazioni che la holding deciderà e quindi magari anche fare delle proposte su quelle operazioni là, e ci permette però allo stesso tempo di avere delle azioni e quindi dei dividendi sicuri, che sono quelli legati ad Asco Piave e quindi alle azioni di Asco Piave. Quindi questa è stata la ratio per cui abbiamo deciso di adottare questa via di mezzo. Detto questo, perché la percentuale che abbiamo deciso è maggiore all'interno della holding e minore rispetto a quella legata alle quote di Asco Piave. Questa percentuale deriva dal fatto che abbiamo fatto anche una panoramica rispetto a quelli che sono gli altri comuni, e quindi questa quota qui ci metterebbe praticamente tra i primi comuni con la quota maggiore all'interno di Asco Holding. Questa è la ratio. Ma lo fa dopo, consigliere, lo farà dopo sicuramente. C'è già la sua prenotazione. Le risposte, signor Sindaco. Sì, grazie. Allora, consigliere, io ho avuto notizia anch'io che che è stato fatto da parte di qualche comune il ricorso al Consiglio di Stato, ma ahimè i tempi previsti dalla norma ci impongono di decidere adesso, non è che possiamo aspettare le decisioni del Consiglio di Stato, per cui ai noi non possiamo attendere. Per quanto riguarda poi quella che lei ha definito la vendita, ha già detto il consigliere Carnelos, noi non vendiamo nulla, trasformiamo semplicemente azioni della controllante in azioni della controllata, e qui concordo con il consigliere Botteon. È vero che essendo una società quotata in borsa non abbiamo idea, potrebbe fare dividendo zero, teoricamente. Lo deciderà ovviamente il CDA, cioè lo proporrà il CDA all'assemblea dell'Asco Piave, cioè della quotata in borsa, ma presumibilmente, siccome di fatto la totalità delle entrate dell'Asco Holding è data dai dividendi Asco Piave, dovendo poi, se ci fosse un certo numero di recedenti, dovendo l'Asco Holding integrare, diciamo così, le uscite in azioni e finanziarie, si farà dare, visto che è la controllante in questo caso sì, presumibilmente un cospicuo dividendo, anche perché uscendo alcuni comuni chiedendo azioni Asco Holding, automaticamente, diminuendo il numero di azioni, a parità di dividendo ci saranno meno dividendi per l'Asco Holding. Ovviamente mi pare abbastanza logico, per cui presumibilmente chiederà, se possibile, un dividendo maggiore. A quel punto anche chi avrà direttamente azioni Asco Piave avrà per la sua quota un dividendo maggiore. In questo caso è ovviamente un'entrata corrente. Poi per quanto riguarda la proposta del consigliere Botteon, che mi pare tutto fuorché poco intelligente,
lo ammetto, però la decisione non spetta all'amministrazione ma al Consiglio, quindi è il Consiglio che decide in questo caso. Per quanto riguarda poi la domanda del consigliere Posocco, se le azioni non bastano, oggi lo statuto prevede che se non ci sono azioni si liquida a sufficienza, vengono ripartite pro quota in base alla quantità di azioni detenute ex ante, il resto viene fatto in denaro. È chiaro che in quel caso il denaro potrebbe, cioè se così fosse, sarà utilizzato come, non potrà per esempio essere utilizzato per pagare i derivati perché ahimè sono spesa corrente per il comune, ma potrebbe essere utilizzato per pagare anticipatamente dei mutui per la parte spesa investimento. E in quel caso noi potremmo, però non è una decisione nostra, potrebbe essere una richiesta, chiedo alla dottoressa se si può fare, chiedere se non fossero sufficienti le azioni ASCO Piave, cioè quello 0,19 diciamo così che il comune chiede, si può chiedere all'ASCO, al CDA di ASCO Holding di riconvertire diciamo così in ASCO Holding quelle azioni ASCO Piave. Mi pare che oggi lo statuto non lo preveda, ma per l'amor di Dio si può sempre chiedere. E poi volevo tranquillizzare Sant'Antonio, non vanno via tutti, perché chi ha votato a favore non può recedere, quindi il 55 quasi % dei comuni non può comunque recedere. Quindi non ci sarà sicuramente la corsa all'uscita. E per quanto riguarda invece due affermazioni del consigliere Darè, sono pienamente d'accordo. Questa, lei ha fatto un discorso dicendo faccio riflessioni di territorio e di comunità, sono le stesse che abbiamo fatto noi quando abbiamo ritenuto di proporre di convertire una quota in azioni ASCO Piave proprio per avere quei dividendi di cui il territorio ha bisogno. E altra cosa, giusto per essere precisi, non si parla di controllo, esercitare il controllo, nella delibera si parla di monitorare l'andamento della società. Noi non parliamo mai di controllo della società, ovviamente. Grazie. Sì, riferito all'ASCO Holding, ovviamente. Grazie. Consigliere Sant'Antonio. Sì, era solo per fatto personale, rispondendo al consigliere Dussey, probabilmente l'8 di agosto non è che sia una data, il 4 di agosto, che siamo tutti stanchi, quindi no, dicevo che ero completamente d'accordo riferendomi al fatto della spesa corrente, quindi che i dividendi vanno a sostenere la spesa corrente. Ecco, dopodiché correggo anche un'altra cosa che ho detto alla fine, parlando di cambiale, non intendevo cambiale ma segno circolare. Ecco. Ecco. Okay. Grazie. Nell'ordine il consigliere Carnelos. Sì. Il mondo è bello perché è variabile e tutto sommato dalla carrellata dei primi interventi emerge proprio questa, come si può dire, pluralità di opinioni, perché sostanzialmente il consigliere Darè e il consigliere Sant'Antonio hanno auspicato o auspicherebbero che tutta la quota che attualmente abbiamo in ASCO Holding rimanga in ASCO Holding. Poi, dall'altro lato, abbiamo sentito il consigliere Botteon dire no, perché è chiaro, bisogna convertire tutto lo 0,49, tutto quello che è possibile, in azioni ASCO Piave. Questa fotografia è, come si può dire, sintomatica del fatto che in un'assemblea consigliare si possa essere di opinioni diverse. E dal punto di vista, siccome, a differenza di qualche consigliere, secondo me e per me, il discorso fatto da Sant'Antonio e da Darè è fatto con estrema onestà intellettuale, e allo stesso modo
L'intervento del consigliere Botteon è stato fatto con la massima onestà intellettuale. Davvero, qual è la soluzione migliore? Qual è? Chi ha ragione? Mi viene da dire che a questo punto abbiamo fatto bene, in medium stat virtus. E a questo punto la scelta probabilmente è proprio quella oculata. Sono d'accordo con Posocco, ed era onestamente anche la mia posizione, di metterla nell'ipotesi in cui, perché qui sapete, trovate i principi del foro, troveremo uno che dice una cosa, uno che dice un'altra, ma io metterei nel deliberato che lo 0,19 in quota Ascopiave, nell'ipotesi in cui non ci diano tutte Ascopiave, ove possibile Asco Holding, in via subordinato ulteriore, il pagamento. Dopo, se non è possibile, ovvio che invece di... Certo, no, perché guardate che credo che questa fosse anche l'intenzione dell'amministrazione. È vero, a onor del vero, ho visto il modello, abbiamo visto ieri in terza commissione, il modello da riempire che è stato inviato da Ascoldi, in cui le ipotesi sono appunto quelle che abbiamo visto. Non c'è in quella in cui c'è recesso parziale dice Ascopiave pro quota o in subordine il pagamento. Non so se io lo metterei nella delibera che nell'ipotesi in cui si possa quel pro quota che non ci viene dato in Ascopiave resti in Ascolding. Possiamo mettere dopo, per carità, se non è possibile ad impossibilia nemo tenetur, insomma. Grazie consigliere Carnelos. Consigliere Darè. Sì, allora, premesso che essendo una quotata in borsa ha un controllo estremamente rigido, la società ha un controllo diciamo statale chiaramente molto molto rigido. La società viene valutata in questo momento tra i 450 e i 500 milioni di euro, quindi stiamo parlando di una società, è la quarta società di vendita del gas in Italia, allora, che è una società fatta dal territorio. Quando lei, il consigliere Carnelos, dice noi vogliamo entrare e poter dire la nostra o comunque controllare, fare le proposte all'interno dell'Asco Holding, le ricordo che con la maglietta rossa all'interno dei 5 componenti della holding ci sono 2 del PD. Allora dobbiamo capire che le proposte che sono state fatte, poi alla fine c'è l'assemblea dei sindaci che è sovrana. Allora, il controllo di questa società da parte del territorio è totale ed è diviso all'interno, e attenzione, la quota di valutazione del PD all'interno della holding è molto superiore, valete 1 diciamo guardando i numeri, però siccome si fa un discorso di territorio, come lo si fa su tutti gli enti sovracomunali, dall'acqua al CIT e quant'altro, per questo vi dico, ma perché perché volete liquidare quel 19%, quel 0,19%, ma a che titolo? A meno che non ci fossero dei danni erariali da compensare, andare in compensazione, posso capire, ma non facciamo come quei sindaci che si sono fatti liquidare le quote e hanno estinto mutui, pagando anche penali, perché la difficoltà dell'amministrazione comunale e provinciali e regionali è quella di acquisire mutui. Il mutuo è un investimento su un bene, su una scuola, su una strada, su un qualcosa di necessario. Allora, se non è necessario, vi dico, e questo è il mio appello, lasciamo come siamo. Ci sono dei dividendi che ci saranno anche il prossimo anno. Poi, in più, in meno, per l'amor di Dio.
il controllo della società è, diciamo, totale da parte di tutti, di tutte le forze politiche, di qualsiasi colore politico. Questa è la mia opinione. Dopodiché la maggioranza siete voi, la nostra è una proposta di rimanere così com'è e ripeto, votate come volete, come avete sempre fatto. Noi su questa ipotesi non ci siamo. Grazie consigliere Darè. La parola al consigliere Dus. Sì, solo una precisazione sul controllo totale che tutti hanno sulla società. Ricordo che le ultime vicende noi abbiamo dovuto tenere l'atteggiamento che abbiamo tenuto all'ultima assemblea proprio perché non conoscevamo la linea strategica della società, perché non c'era stata presentata. Allora, voglio dire, controllo totale fino a un certo punto, sì, ecco, ci tenevo a fare questa precisazione. Grazie consigliere. Non fuori microfono. Grazie. Consigliere Botteon, prego. Avrei qualcosa da ridire su quello che sta dicendo il consigliere Darè fuori microfono sulla fibra ottica, perché abbiamo avuto delle vicende alla nostra scuola, l'ITIS di Vittorio Veneto con l'ASCO, e i prezzi erano tutt'altro che ci hanno dato sulla possibile estensione del servizio di fibra ottica, erano fuori dal mercato e assolutamente lontani da un interesse comune, insomma, ASCO TLC questo. Bene, a parte questo appunto, allora la motivazione che ho sentito era perché se noi teniamo lo 0,30 siamo uno tra i primi comuni, quindi per avere un po' di potere in ASCO Holding, la cui utilità è tutta da dimostrare, noi rinunciamo per certo a un incasso nei prossimi anni di circa 30-60 mila euro, probabilmente anche di più. Inoltre vi è un'altra considerazione da fare che abbiamo fatto ieri in commissione consigliare, che in questo momento è conveniente acquisire le azioni ASCO Piave, visto gli ultimi cambiamenti di mercato, visto che la quota è fissa. Sicuramente conviene, è più alto il valore delle azioni ASCO Piave, è salito molto, noi abbiamo una quota fissa e quindi converrebbe anche da quel punto di vista. Ma quello che più mi preoccupa è il bilancio e la parte spesa corrente del comune. E dopo non venite a dire, vi prego, che come facciamo perché non abbiamo, siamo in difficoltà con la spesa corrente, quando vogliamo tenere questo potere di cui non si sa cosa è l'utilità, cioè veramente non riesco a capire. Siamo tra i primi comuni, bene allora? Che abbiamo quote ASCO, per ora è servito a niente, e in futuro cosa servirà si sa, probabilmente niente. Quindi io propongo una mozione e vi invito a pensarci, a riflettere che il nostro comune vive se riesce a avere delle entrate correnti. La mozione quindi che propongo, l'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Vittorio Veneto il 4-8, io le passerei anche tutte, ma cerco di fare una mozione che possa essere stimolante, che possa avere qualche possibilità di essere votata. Quindi nuovo statuto ASCO Holding SPA, esercizio del diritto di recesso, sottoscritto Adriano Botteon, consigliere comunale del gruppo misto, chiede di modificare l'ordine del giorno in oggetto nel modo seguente: primo ritenuto di pagina 6, seconda riga, sostituire pari allo 0,30 con pari allo 0,15, quindi sul mantenere, quindi manteniamo lo 0,15. Secondo, primo punto del deliberato di pagina 7, sostituire pari allo 0,30 con pari allo 0,15. Questo ci consente, quindi è chiaro che non sono assolutamente d'accordo con quello che propone la maggioranza, ma questo ci consente di migliorare un po' i bilanci dei prossimi anni. Quindi vi invito fortemente a votarla. Lei ha la mozione. Questo va considerato come un emendamento? Emendamento. Sì, sì.
Va bene. Stavamo solo vedendo se ai sensi dell'articolo, del comma 4 dell'articolo 53 sugli emendamenti bisognava esprimere un parere tecnico-legale, però tecnico-contabile, però riteniamo di no, quindi l'emendamento è accoglibile a tutti gli effetti. Siamo alla fine del secondo giro, quindi gli emendamenti possono essere proposti in qualsiasi momento della discussione. Il secondo giro è finito, inviterei chi di dovere a rispondere alle eventuali richieste, se ce ne sia alle eventuali domande, se ce n'erano. Sì, no, erano considerazioni più che domande. No, Presidente, solo per dire che in realtà era una risollecitazione corretta, diciamo, da parte di chi l'ha fatta. Dovremmo rispondere esattamente come abbiamo risposto prima, perché il suggerimento era il medesimo, quindi la risposta sarebbe la medesima. Sì, lo metto già in votazione, no? No, ma ce n'è un altro. Sì. Sì, aspettavo un attimo per correttezza nei confronti del consigliere Carnelos e Posocco, che vedo. Tecnicamente c'era possibile, qualora ci venisse attribuita solo pro quota allo 0,19, chiedere Ascolding il re. Sì. Se è possibile, ovviamente. Sì. Quindi, allora, illustri un attimo la sua proposta, l'emendamento. Il consigliere Carnelos quindi propone un secondo emendamento che poi metteremo naturalmente ai voti. Sì, mi riferisco al punto 2 del deliberato, di esercitare parzialmente il diritto di recesso per la restante quota dello 0,19 con attribuzione di azioni a Ascopiave per un valore di liquidazione delle azioni determinato in conformità all'articolo 2437 ter del Codice Civile. Adesso provo, non l'ho scritto, metterei punto. Qualora il recesso non venisse effettuato totalmente in azioni Ascopiave, credo di sì, ci sono gli uffici, lo staranno facendo. No, più che non potesse essere. Sì. Non potesse essere. No, ma volevo metterlo nell'ipotesi in cui non venga attribuito totalmente azione Ascopiave, il residuo rimanga a Ascolding. Qualora questo non sia possibile, il residuo in pagamento. Questo è il senso. Sì, io capisco e in linea, come dire, teorica potrei anche concordare. Il problema è che lo statuto oggi non lo prevede, tant'è vero che nella domanda, nel facsimile, diciamo così. L'ho detto prima, il fatto del facsimile. Sì, no, nel facsimile. No, ma nel facsimile non è che possiamo modificarlo, questo è quello che è arrivato. Noi dobbiamo, fra l'altro, con le dichiarazioni in cui l'amministrazione si dichiara consapevole di, quindi qualora
non siano sufficiente il riparto pro quota delle azioni, quanto non dato in azioni verrà dato in denaro, punto. Non c'è scritto indicate una terza opzione se vi interessa. Queste sono. Quindi io ripeto, posso anche capire, però troverei difficile poi come rispondere alla lettera di domanda di recesso, nel senso che non è prevista una terza ipotesi, cioè, queste sono. Quindi non so, chiedo, perché mi pare di poter dire che lo statuto all'articolo 10, l'articolo di recesso, lo dice molto chiaramente. Statuto o del... Perché credo statuto. che non sia contenuto nello statuto. No, lo statuto prevede diritto di recesso. Dice, in caso di acquisto delle azioni da parte della società, il rimborso può avvenire mediante attribuzione al socio recedente, nei limiti di legge, delle partecipazioni detenute dalla società in società controllate, in questo caso Asco Piave, purché consti il consenso del socio recedente che nella dichiarazione di recesso chieda espressamente e si impegni irrevocabilmente ad accettare tale modalità di rimborso da effettuarsi per il valore e i quantitativi che saranno individuati sulla base dei criteri di legge, e questo sono già stato fatto. Resta inteso che ove la società effettua il rimborso mediante attribuzione di azioni di una società controllata e sulla base delle richieste pervenute dai soci recedenti il numero di azioni da assegnare ai sensi del presente articolo 10.3 abbia quale effetto che la partecipazione detenuta dalla società nella controllata diminuisca al di sotto del 50% del capitale sociale più un'azione avente diritto di voto, allora la società potrà effettuare il rimborso distribuendo ai soci recedenti che abbiano chiesto la corresponsione del valore di liquidazione in azioni della controllata una combinazione di denaro e di azioni tale da permettere alla società di mantenere una quota pari al 50% del capitale sociale più un'azione avente diritto di voto e procedere al riparto pro quota tra gli azionisti recedenti che abbiano chiesto la corresponsione del valore di liquidazione in azioni della controllata, attribuendo a ciascuno di esse un numero di azioni della controllata determinato applicando la percentuale del capitale della società detenuta da ciascun socio recedente al numero massimo di azioni della controllata attribuibili sulla base di quanto previsto al precedente punto. Finisce qui. Non dice di pagamento meno, perché in realtà... No, dice chiaramente azioni, sì, se le azioni non bastano, denaro, punto. Certo, ma è che, volendo proprio da un punto di vista strettamente giuridico, in realtà potremmo dire, per quella quota allora non siamo più recedenti. Non so se sì, è chiaro. Ma quando io dichiaro, devo dichiarare prima di quanto recedo. Non posso dire se non me le dai allora di quella quota non recedo più. Vabbè. No, io non so se si può fare questo prima, allora, piuttosto dare mandato agli uffici di interpellare la società Asco Holding, alla quale chiedere, e questo potrebbe essere messo in subordine sulla delibera, ecco questo. Cioè, dico, interpellata ufficialmente. Quindi l'Asco Piave è in grado di dare il 0,19 come voi gli chiedete. Quindi non viene lei dice ho capito, però lo sta dicendo lei. Non è mica detto. Perché da volte è sotto il 39. Ho capito. No, darei. Tony, ascoltami. No. Domande del ma lo dico. Tony, lei sa fuori il microfono, per cortesia. Tony, il problema lì. Allora, ascoltami. Io direi, se siamo d'accordo, di chiedere agli uffici di interpellare direttamente l'Asco Holding e chiedere se è possibile questo tipo di opzione, altrimenti la delibera è quella che è, appunto. Esatto.
quando viene trasmessa la delibera, in questa lettera di trasmissione ci sarà anche questa eventuale richiesta, però la delibera va approvata. Quindi a questo punto l'emendamento Carnelos decade, diciamo, ok. Allora, quindi considerando chiusa la discussione, io metto in votazione l'emendamento del consigliere Botteon. Lo rileggo. Allora dice, il punto dell'ordine del giorno, Consiglio Comunale del 4-8, nuovo statuto, eccetera, eccetera. Il sottoscritto Adriano Botteon, consigliere comunale del gruppo misto, chiede di modificare l'ordine del giorno in oggetto nel seguente modo. Sul primo ritenuto, di pagina 6, seconda riga, sostituire da 0,30% con pari allo 0,15%. Lo stesso, il primo punto del deliberato, identicamente sostituire da 0,30% con pari allo 0,15%. È chiaro? L'ha illustrato. Quindi metto in votazione l'emendamento del consigliere Botteon. Favorevoli? Contrari? (14) un favorevole e 14 contrari. Sì. Quindi astenuti 0. Ecco, a questo punto, se non le dichiarazioni di voto mi sembra che sono già state espresse prima, quindi io 16 consigliere, quindi io metterei in votazione metterei in votazione il punto all'ordine del giorno, nuovo statuto ASCO Holding SPA, esercizio del diritto di recesso. È arrivata il consigliere Sonego che ha comunicato che aveva un impedimento di carattere personale temporaneo. Metto in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi 10 favorevoli e 6 contrari. Con l'integrazione che ho letto prima, che facciamo propria della delibera, quella tecnica, metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Medesimo risultato, 10 favorevoli, 6 contrari. A questo punto metto, l'ordine del giorno è l'area ex Fassina ex Carnielli, approvazione schema di accordo ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 11 del 2004. In riunione di capigruppo il consigliere Sant'Antonio ha proposto di rinviare questo punto all'ordine del giorno. Visto che non c'era il consenso, metto in votazione la richiesta del consigliere di... Prego, consigliere. Grazie. Allora, sostanzialmente ho chiesto il rinvio a una prossima seduta, potrebbe essere dopo le vacanze, per l'articolo 52. Ho chiesto la trattazione del tema posticipata perché secondo me ci sono da approfondire alcuni temi che fino a ieri pomeriggio il sottoscritto non aveva chiari, ma non perché non avesse studiato o visto i documenti, ma perché sostanzialmente un documento è arrivato ieri pomeriggio. Allora, mi riferisco al documento che il consigliere Saracino ha richiesto con accesso agli atti di un parere dell'avvocato Barbara Colla, è arrivato ieri pomeriggio in mail, in cui mi ha un po' scompaginato, un po' scombussolato un po' tutte le convinzioni che avevo, nel senso che ci sono pareri contrastanti in questo parere dell'avvocato del comune, contrastanti con i contenuti poi contenuti nella delibera e con i documenti della delibera. Allora, non so se i consiglieri hanno visto questo documento, ma qua ne ho delle copie, no? Da consultare nel frattempo che magari facciamo queste operazioni. Allora,
riguardano la bonifica. L'avvocato Colla sostiene che la bonifica del sito Eternit, scusate, può essere ricadere nel curatore fallimentare, mentre invece in un atto che è allegato alla delibera e che sono andato a prendere ieri mattina perché non è stato spedito ai consiglieri, sono andato in comune, era agli atti, quindi non so quanti consiglieri, anzi tra l'altro ho fatto la domanda, ero il primo ad andarlo a recuperare ieri mattina, quindi non so i consiglieri di maggioranza se l'abbiano letto, cioè l'allegato unilaterale si dice, pagina 3, che i costi inerenti al piano di bonifica delle lastre Eternit sarebbero a totale carico dell'amministrazione comunale, quindi io sono un po' confuso, vorrei approfondire l'argomento con una commissione consigliare, con l'avvocato, con gli uffici tecnici eccetera, perché sulla stessa delibera due pareri contrastanti non ci possono stare. Un altro punto per cui chiedo lo spostamento e il rinvio è il fatto che non capisco, non essendoci perentorietà nei termini, quindi la cosa si può discutere oggi, 4 di agosto, tutti in ferie, convocazione del Consiglio Comunale eccezionale in 4 anni, per una cosa che si può discutere anche il 22 di agosto, festa di Sant'Augusta, oppure un po' più avanti. Anche qui, se voi andate a vedere i documenti, no, nel documento unilaterale andremo a votare un documento già scaduto, che guarda caso poi come data, quindi il documento scade il 31/7, l'operazione deve essere fatta il 31/7. Guarda caso poi nell'allegato alla delibera c'è una posticipazione dei termini al 4 di agosto e qua non capisco come mai il 4 di agosto, non giustificata da alcun documento all'interno della delibera. Nella conferenza dei capigruppo c'è stato pervenuto un foglietto di ieri, anche quello penso, non so di quanti giorni, comunque un foglietto che noi non avevamo, quindi non riesco a capire, no, in un periodo di ferie come questo, perché si possa convocare un consiglio comunale con documenti che uno che parla di una cosa, di una data, uno ne parla di un'altra, uno dice che è a carico di uno dice che è a carico di un altro, e non si possa prendere più tempo per invece fare una documentazione capibile ma soprattutto coerente. Siamo in un periodo di ferie, in agosto non succede nulla in Italia, chiedo che venga spostato a fine agosto, punto. Grazie consigliere, anche per motivare, no ma non è che dobbiamo discutere, scusate. No, c'è scritto. Ecco. Signor Sindaco, prego. Articolo 52, ogni capogruppo può dire le proprie. Dovrebbe conoscerlo il regolamento. Consigliere Fasan. Mi dispiace che tutte le volte si deve ricorrere al regolamento del Consiglio per avere un diritto che ci compete. Sì, ma non voleva lasciarmi parlare, no. Non so se ci sono problemi di trasparenza, non so. Comunque quando mi prendo parola solo per dare ragione al consigliere Sant'Antonio, e anch'io sono d'accordo per il rinvio, per le stesse motivazioni che ha detto Sant'Antonio, e credo che tutti i consiglieri qui dentro dovrebbero fare una riflessione sulla trasparenza degli atti che ci sono stati, che ci vengono messi a disposizione. Grazie. Grazie consigliere. A titolo di chiarimento, quando mi sono girato per dare la parola al sindaco non c'erano ancora le vostre prenotazioni, non è che posso immaginarle. Consigliere Maset. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Allora, dopo quanto ho sentito in riunione dei capigruppo e quanto appreso anche ora dall'intervento del consigliere Sant'Antonio, è chiaro che vedo che ci sono parecchie luci e ombre su questa delibera, e quindi ovviamente appoggiamo anche noi il rinvio del punto, e che tra l'altro lo stesso venga integrato con i documenti mancanti e di cui il collega Sant'Antonio parlava prima. Ho anche una domanda, tra l'altro, ecco, un altro punto d'ombra sulla delibera. A pagina 4 viene citata la delibera 136 del 26 luglio 2018.
che non ho trovato allegata agli atti. Allora, qua abbiamo un'ulteriore ombra. Può specificare per cortesia? Pagina 4. Sì, la seconda vista. La seconda vista altresì la delibera numero 136 del 26 con la quale la Giunta Comunale ha preso atto dell'atto unilaterale di qui sopra e lo ha trasmesso a questo Consiglio Comunale, eccetera, eccetera. Ecco, ci manca anche questa integrazione, tra l'altro mi risulta, mi diceva il collega Fasan prima, ci diceva in riunione di capigruppo, è stata fatta la quarta commissione lunedì e non c'era traccia di quanto stiamo esponendo. Quindi credo, ma ne sono sicuro che sia doveroso rinviare questo punto all'ordine del giorno, anche perché lo abbiamo detto in conferenza di capigruppo, non ravvisiamo questa urgenza. Come era stato chiesto lo spostamento al 4 di agosto, poteva benissimo essere spostato al 4 di settembre. Veramente credo che non ci fosse nessun nulla osta a questa. Ecco, grazie. Grazie. Consigliere Dus. Sì, grazie. Beh, innanzitutto chiederei all'avvocato Colla del Comune se può rispondere per quanto di competenza a quello che sostiene il consigliere Sant'Antonio, cioè legato al parere su chi debba o non debba fare la bonifica. Dal mio punto di vista è scritto chiaramente, però se rimangono ancora dei dubbi mi pare che ci possa essere un'integrazione all'interno di questo Consiglio. Per quanto riguarda invece la data, vi inviterei a leggere pagina 13 dell'accordo unilaterale, in cui si dice: preso dato dell'atto unilaterale d'obbligo e approvazione dello schema di accordo di programma da parte del Consiglio Comunale entro il 04/08/2018, che è la data di oggi. Ecco, sì, e c'è anche la richiesta di proroga nostra, per cui mi pare che sia abbastanza, mi pare che sia abbastanza lecito. Grazie. Se c'è il parere di regolarità da parte del tecnico, vuol dire evidentemente no, lo dice lei, io dico di sì. Se c'è il parere di regolarità tecnica da parte del dirigente, vuol dire che sono stati fatti gli accertamenti e gli accordi del caso con il curatore fallimentare. Basta chiederli, punto. Beh, se c'è il parere di regolarità vuol dire che ci sono, appunto. Se poi lei comunque non crede mai a nulla, vabbè, questa è una sua presa di posizione. Grazie. La parola al consigliere Botteon. Sì, io sono favorevole alla richiesta del consigliere Sant'Antonio per una semplice ragione, che stiamo votando una cosa il 4 agosto e c'è una scadenza in una lettera del curatore che parla di 4 agosto, ma non è citata da nessuna parte nella delibera. Cioè noi stiamo votando una delibera con una scadenza che non è citata né nel ritenuto né visto da qualsiasi parte, e la trovo una cosa assolutamente lontana dal modo di procedere di un comune. Consigliere Dus, per quale motivo? Non mi ricordo. No, basta, forse avevo scherzato prima. No, infatti ho chiesto e non risultava. Va bene. Ci sono la nota dell'avvocato Colla. Allora, giusto, visto che la documentazione anche formale c'è stata, propongo in modo da tranquillizzare tutti questa integrazione. Dopo, a pagina 4, vista la proposta pervenuta sotto forma di atto unilaterale, eccola qui, al protocollo numero 27312 del 12/7/2018 da parte del curatore fallimentare, aggiungere, dato atto che la stessa proposta poneva tra le condizioni generali per entrambe le parti il termine del 31/7/2018 per l'approvazione e il termine del 31/8/2018 per la sottoscrizione. Con nota protocollo numero 28807/2018 veniva richiesto al curatore la possibilità di rideterminare i termini di validità di cui sopra, in quanto il punto non era stato inserito all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per il 31/7/2018.
Con comunicazione giunta via PEC ed acquisita il protocollo numero 29287-2018, il curatore ha informato che la validità dell'atto unilaterale era rideterminata al 4/8/2018 e il termine per la sottoscrizione del successivo accordo al 15/9/2018. Propongo di integrare con questo, visto che la documentazione è tutta presente. Inoltre informo che siccome si vota anche lo schema che è allegato alla delibera, c'è lo schema accordo ex articolo 6 legge regionale 11/2004 relativo all'area ex Fassina ex Carnielli, a pagina 13, articolo 4, tempi e modalità di attuazione. I tempi e le modalità di attuazione fissati con il presente accordo sono i seguenti, quindi è quello che si chiede di votare: presa d'atto dell'atto unilaterale d'obbligo e approvazione dello schema di accordo di programma da parte del Consiglio Comunale entro il 4/8/2018, quindi anche questo era segnato agli atti. Grazie. Allora, questa integrazione, di fatto è un'integrazione, è configurabile come emendamento che può apportare ciascun consigliere o la giunta comunale. Quindi, articolo 53. No, ma io non metto in votazione l'emendamento, sto spiegando. Sì, però mi lasci spiegare. Ho solo detto che questa integrazione si configura come emendamento proposto dalla Giunta Comunale. Comma 1 dell'articolo 53. Basta, punto. Punto. Ma scusi, consigliere Sant'Antonio, si oppone anche alla motivazione di un chiarimento? No? Adesso, in votazione la cosa. Bon, allora, tutti si sono espressi e metto in votazione. Stiamo votando la proposta del consigliere Sant'Antonio di rinvio. Allora metto in votazione la proposta del consigliere, sì, siamo in 15 presenti, metto in votazione la proposta del consigliere Sant'Antonio di rinviare ad altra data il punto dell'ordine del giorno Piruea ex Carnielli. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Quindi 5 favorevoli e 10 contrari. Quindi la proposta è respinta. Passiamo. Perché io non ho il documento, non c'erano i documenti agli atti, oltre a mancare la risposta del curatore fallimentare che mi sembra di aver visto prima data nella riunione in preconsiglio. Il consigliere Masetta ha detto agli atti non c'era la delibera numero 136 del 26 luglio che è citata in delibera. Io ieri sera ho provato a guardarla nel sito del comune, non era pubblicata. Io sinceramente cosa c'è scritto in quella delibera non lo so. Voi consiglieri ve la sentite di procedere mancando questo documento? Almeno, cioè, è regolare? Si può fare un consiglio comunale senza i documenti? Cosa servono gli atti? Cosa serve tutto? Vabbè. Sì, perché è citata bene. Ecco. Posso dare una risposta? Consigliere Costa vuole chiarire questo punto? Sì, non voglio dare una risposta, voglio solo ricordare che in un caso analogo, anzi uguale, identico e preciso. Ho capito, le dico, in un caso uguale, identico e preciso, il sottoscritto ha avanzato la stessa richiesta, quando ero seduto là in fondo, a questo tavolo, e da questo tavolo mi è stato risposto:
Primo, che non sono ancora passati 10 giorni per la pubblicazione. In effetti il provvedimento è datato, dov'è che è datato? 26 luglio, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, oggi, quindi i 10 giorni non sono ancora passati, quindi sarà pubblicato lunedì o lunedì, prima cosa. Ecco, quindi non è stato pubblicato, quindi siamo nella norma, perché abbiamo i 10 giorni. Seconda risposta mi è stata data, ha detto dove aspettava lei farsi parte attiva, salire in comune e chiedere copia dell'atto. Punto. Questa è la risposta che mi è stata data. Adesso fate quel che volete, però questo è stato fatto. Grazie. Allora, mi dispiace, ma qui stiamo andando sul... Voi mettete agli atti un documento che non esiste perché non è ancora stato pubblicato e si doveva proprio fare oggi, consiglio comunale, non si doveva aspettare che venisse pubblicato. Lei che è un fine giurista dovrebbe sapere cosa vuol dire immediatamente eseguibile. Se non lo sapeva prima l'ho imparato adesso. Allora... do la parola un attimo al consigliere Posocco. Sì, voglio dire che questa delibera, quello che a me diciamo fa più specie, cita la presa d'atto dell'atto unilaterale che non mi era stato dato, sono andato a recuperarmi, assessore, gli atti a cui ho letto che c'era una data che scadeva il 31 di luglio, a cui nessuno mi aveva detto che c'era un altro documento che mi diceva che era stata prorogata al 4, quindi non mi dica che dovevo muovere perché mi sono mosso, è che voi non avete dato i documenti, voi non siete stati trasparenti. Io in quella delibera non so cosa ci sia scritto, visto che mi cita un atto unilaterale che a me risulta essere scaduto il 31 di luglio, per piacere. E non so quanti consiglieri di maggioranza lo sapevano questa cosa qua, visto che quello che mi ha detto. Grazie. Grazie consigliere. Allora procediamo con l'illustrazione. Architetto Scalet, la prego di... mi schiacci, lo fa il sindaco Tonon, eccolo qua. Scusa? L'avvocato Colla deve chiarire quel punto che è stato chiesto prima. Sì. Allora, il parere che io all'epoca, in febbraio 2016, avevo reso su richiesta della commissione consigliare Carnielli, faceva una distinzione tra oneri di bonifica relativi al cromo e oneri di bonifica relativi all'amianto. Con riferimento alla bonifica da cromo si diceva il curatore non ha competenza perché lui detiene i beni del fallimento e quindi non può essere chiamato a rispondere di qualcosa che non ha direttamente commesso e su cui potrebbe anche pregiudicare le ragioni dei creditori. Per quanto riguarda l'amianto, la giurisprudenza fa un ragionamento diverso e dice è una situazione che non è statica ma è in continuo divenire, che potrebbe essere originariamente non pericolosa ma per il sopravvenire di eventi successivi potrebbe richiedere l'intervento o di controlli o di monitoraggi o se necessario di bonifica. Quindi si diceva in questo caso non è un problema di attribuire una responsabilità al curatore ma di chiedere al curatore di verificare e di monitorare la situazione. Esatto. Nel momento in cui si ravvisano i presupposti per emettere un ordine. Se è chiaro allora non glielo devo spiegare, mi scusi. Sì. Avvocato Colla, la prego di terminare, quindi questo era il senso. Chiudere il suo intervento. Nel caso di specie il progetto di bonifica riguarda sia l'amianto che il cromo e i due interventi potrebbe essere a carico del curatore se ci sono i presupposti. Nella delibera non c'è scritto nulla riferito a questo.
Allora, come le ho spiegato anche prima in sede di riunione, il Comune si assume, è chiamato ad assumersi eventuali oneri di bonifica anche in caso di amianto, nella fattispecie, ove il curatore dica: io ho fatto 7-8 tentativi di asta, il bene non è vendibile in questa situazione, il Tribunale mi chiede, anzi mi intima, mi ordina di lasciare il bene alla società in liquidazione, quindi ai soci pro quota, che dovrebbero a loro volta intervenire. Chiaro che se i soci pro quota intervengono non c'è problema, se i soci pro quota non intervengono c'è un problema, questo è, e quindi il Comune potrebbe essere chiamato a rispondere in questo senso, a tutela della salute pubblica. Questo era il senso dell'atto unilaterale d'obbligo. È stata chiarissima e la stessa cosa era stata ripetuta in riunione dei capigruppo. Signor Sindaco, la invito a presentare Grazie Presidente. La delibera. 2 mesi fa, esattamente il 4 giugno, questo Consiglio Comunale ha a lungo discusso sul tema del recupero ambientale e della rigenerazione dell'area ex Carnielli. La conosciamo tutti, è ormai nell'immaginario collettivo dei vittoriesi, sia per la sua lunga storia produttiva, sia per la sua collocazione assolutamente centrale nel cuore urbano e storicizzato del centro, a ridosso di peculiarità ambientali quali il fiume Meschio e le colline che coronano la città, in prossimità delle strutture sportive e di importanti plessi scolastici, è quindi un sito e un luogo strategico per la città. Ma la conosciamo anche perché da 25 anni, l'arco di tempo di una generazione, la produzione ha chiuso i battenti e da quel momento l'ambito ha iniziato il suo lento, graduale, inarrestabile deterioramento, con l'ulteriore aggravio della presenza di materiali e sostanze inquinanti e dannose. Non vado a ripercorrere puntualmente tutta la lunga storia di quest'area dal momento in cui non è stato più un nucleo produttivo di primaria importanza che ha portato ad eccellenze produttive, ricordiamo una per tutte la Graziella. Ricordo però alcune tappe fondamentali di questo iter. L'area, assieme all'intorno che comprendeva altri pressi produttivi, l'officina e concessionaria Fassina e Autotrasporti Piccin, è stata oggetto già nel 1997 di una variante urbanistica puntuale, che ha un generale impianto di ripristino urbano, che all'epoca prevedeva interventi di demolizione, ma anche la possibilità di mantenere porzioni importanti di volumetria con destinazioni prevalentemente residenziali. Negli anni una parte del comparto si è attuata, quella a ovest della strada statale, mentre la porzione est è rimasta del tutto incompiuta. La Regione Veneto, in linea con la normativa nazionale, ha introdotto i Piruea, quale strumento specifico per le trasformazioni urbane, soprattutto di importanti plessi, anche produttivi, ormai dismessi. Questo strumento è stato utilizzato dai titolari che avevano acquistato il complesso ex Carnielli ed ex Fassina e che il Comune e la Regione Veneto hanno provato in variante al PRG nel 2007. Ma il Piruea, qui come in altri casi non solo a Vittorio Veneto, si è rivelato inadeguato. Le cause sono diverse, anche strutturali, e non è questa la sede per svolgere un'analisi in merito. Dirò solo che il Piruea non è mai partito, seppur erano state sottoscritte 2 delle 3 convenzioni urbanistiche, e la ditta proprietaria è fallita nel 2012. Da allora, lo abbiamo già detto, la curatela fallimentare ha tentato per 6 anni di alienare il bene senza alcun risultato. Le condizioni urbanistiche dell'area e le condizioni strutturali del mercato immobiliare degli ultimi 10 anni non hanno consentito l'alienazione del bene. Oltre 62.000 metri cubi di volumetria con destinazione prevalentemente residenziale, gli oneri a beneficio dovuti per la variante urbanistica sono condizioni che rendono impossibile oggi, ma probabilmente già allora, la trasformazione di quest'area, ma soprattutto, la cosa che ci sta più a cuore, la sua bonifica. 2 mesi fa il Consiglio Comunale si è espresso nella direzione virtuosa di individuare puntualmente gli obiettivi di interesse pubblico derivanti dalla trasformazione di quest'area. Lasciare le cose come stanno potrà portare solo a incrementare le problematiche, soprattutto ambientali, che già gravano sulla città a causa di quest'area. Ecco perché il Consiglio Comunale, con la delibera 25 del 4 giugno, ha individuato gli interessi collettivi, la bonifica, la rigenerazione urbana anche con drastico ridimensionamento della volumetria,
la dotazione di servizi per l'area del centro e la valorizzazione della memoria produttiva, e ha dato mandato di tentare una strada, l'ultima, per poter intervenire sull'area. La curatela fallimentare, che avrebbe potuto semplicemente procedere con la derelizione dell'area come previsto dalla legge fallimentare dopo gli infruttuosi tentativi di alienazione, ha invece collaborato con grande senso etico, in maniera fattiva, efficace e professionale per cercare una possibilità di alienazione dell'area e quindi una sua trasformazione secondo gli obiettivi fissati da questo Consiglio. Ne è uscita quindi una proposta che si è concretizzata in un atto unilaterale proposto dalla curatela e trasformato in accordo ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 11/2004, ora sottoposto all'attenzione dei consiglieri, perché ha ritenuto che questa sia l'ultima possibilità per poter attribuire in capo ad un soggetto terzo l'onere della bonifica dell'area e della sua riqualificazione. È un tentativo a termine. Il curatore infatti si è impegnato ad esperire, nella sua proposta, 2 gare alle condizioni indicate nello schema. Se entrambe falliranno, ed è possibile, ma è una cosa che noi scongiuriamo, l'accordo decadrà, la procedura fallimentare farà il suo corso ed il Comune necessariamente ne dovrà trarre le conseguenze. I contenuti di questo documento, che avete potuto leggere agli atti, prevedono la bonifica dell'area dai diversi agenti inquinanti come fondamentale passo per poter poi avviare la trasformazione, bonifica da effettuarsi come da progetto approvato nel 2010. Una drastica riduzione della capacità edificatoria dell'area, come già detto in questo Consiglio Comunale, l'abbattimento in sostanza del 75% del volume a destinazione residenziale, quindi 1/4 di quanto previsto, mantenendo la destinazione residenziale per gli edifici di archeologia industriale lungo il fiume Meschio, attraverso interventi di ristrutturazione nel rispetto della memoria storica del luogo. Il mantenimento della superficie commerciale direzionale, che potrà essere allocata in 2 o 3 ambiti, anche all'interno di immobili di archeologia industriale. La realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo oneri che vadano nella direzione della qualità, quale interesse collettivo e beneficio pubblico. Il concorso del Comune, attraverso l'impiego del costo di costruzione all'interno dell'ambito, per incrementare la dotazione infrastrutturale, quindi la viabilità fino a Piazzale Aldo Moro, oppure per incrementare la dotazione degli spazi collettivi, ma sempre all'interno di questo ambito. È cambiato il mondo in questi 10 anni. Non si potrà più ragionare solo in termini di quantità di interventi o quantità di contributo nelle trasformazioni urbane. La normativa europea, nazionale e regionale si sono adeguate a questi tempi. Il suolo non è più integro, libero per l'espansione e utile fonte di introiti per gli enti locali. Il territorio è intriso di realtà costruite, usate e dismesse, che hanno bisogno di essere interpretate e ripensate secondo modelli nuovi, dinamici, multifunzione, facendo confluire tutte le possibili risorse, anche quelle pubbliche, perché queste trasformazioni avvengano nel segno della qualità. Perché uno spazio di qualità può diventare uno spazio di tutti, cittadini, visitatori e turisti, mentre uno spazio abbandonato, così come oggi, o trasformato secondo le vecchie logiche speculative, rimane una pesante eredità in capo a tutta la città. Questo è il quadro di riferimento. Non stiamo adottando varianti, non stiamo concedendo deroghe, anzi, stiamo cercando di costruire uno scenario per l'Avitorio Veneto di domani. Sarà questo Consiglio o il prossimo che valuterà l'eventuale progetto di trasformazione e definirà puntualmente dove concentrare il contributo alla rigenerazione di questo spazio. E proprio perché abbiamo pensato a uno scenario per l'Avitorio Veneto di domani, abbiamo chiesto a forze giovani e che lavorano e hanno lavorato all'estero di aiutarci a ripensare quest'area. In questo senso una vision è quella che è stata elaborata e che chiedo al capogruppo Marco Dus di esporre. Grazie. Grazie Sindaco. All'interno della delibera trovate una serie di obiettivi e questi obiettivi noi li abbiamo condivisi, studiati e abbiamo cercato di dare una prospettiva differente a quest'area.
Gli obiettivi che trovate descritti contengono parole quali disegno unitario, strategia coerente, interventi interconnessi, evitare soluzioni rigide e nuove esigenze sociali. Quindi quello che abbiamo elaborato sono una serie di immagini, una serie di suggestioni progettuali affinché il progetto che speriamo in futuro verrà presentato sia coerente sia con la storia del sito sia con il periodo storico in cui viviamo. Non si tratta chiaramente del progetto, perché quello, ripeto, lo farà, speriamo, un futuro compratore, però stiamo dicendo che questa per noi è un'area molto importante e va trattata con i guanti di velluto. Innanzitutto la proposta. Abbiamo fatto, come abbiamo visto prima, c'è stato un inquadramento su quelle che sono le aree e abbiamo cercato di capire, di suddividere le aree con una diversa anche toponomastica. Abbiamo parlato, all'inizio vedevate della scritta, di velodromo Carnielli. Perché velodromo Carnielli? Perché sul tetto di quell'edificio, l'edificio Carnielli, anzi c'è tuttora un velodromo, veniva utilizzato dalla Carnielli per fare i collaudi delle grazielle a motore e per noi quest'idea, per cui siamo partiti da quest'idea, chiamare l'area in una maniera differente. Come vedete abbiamo suddiviso le aree per la nostra trattazione con diversi colori e con diversi nomi. Procedo quindi a una breve descrizione di quelle che sono le nostre suggestioni. Abbiamo iniziato ad analizzare il primo edificio, l'edificio Carnielli. L'edificio Carnielli si presenta in ottime condizioni strutturali, gli spazi interni risultano completamente liberi da mobili o partizioni e l'edificio offre ampi spazi facilmente riprogrammabili. La domanda che ci siamo fatti su questo edificio, ma in generale su tutta l'area, è come si possa riconvertire uno spazio precedentemente progettato per una diversa funzione. Noi crediamo che questa sia un'operazione che non sia solo possibile, ma anche che possa offrire degli stimoli e delle possibilità inaspettate. Per cui alcuni esempi di come noi abbiamo interpretato la riconversione e su dove secondo noi deve essere posta una parte della quota residenziale, mantenendo quelle che sono le caratteristiche dell'edificio principale, creando quindi degli esempi, se possiamo andare avanti, su come si possa trasformare quest'area qui. Come dicevo prima, questo è praticamente lo spazio che si trova all'apice dell'edificio Carnielli, dove sorge il velodromo. Anche in questo caso qui, quello che può essere un semplice tetto, noi crediamo che considerata la superficie, considerata anche il cono visuale, la visuale libera su tutti i due versanti delle prealpi, possa dare veramente possa diventare e trasformarsi in uno spazio usufruibile da tutta la cittadinanza. Questo altri esempi di come possono essere trasformati l'edificio internamente nella parte residenziale, visto che noi crediamo che, ripeto, l'edificio Carnielli possa avere una vocazione residenziale, soprattutto per quanto riguarda la parte apicale dell'edificio. Poi abbiamo ritenuto di dover inserire in delibera anche l'esigenza che in quell'area ci siano degli spazi pubblici e per cui abbiamo pensato che ci potesse starci tranquillamente una spiaggia che potrebbe sorgere in quell'area lì, nell'area a destra praticamente guardando l'edificio Carnielli, e che si potrebbe inserire, dato anche la vicinanza con il fiume Meschio, che offre uno spunto per attivare quindi la connessione tra lo spazio progettato e lo spazio pubblico. Cosa succede? Che l'edificio Carnielli ad oggi si presenta come una sorta di muro di cemento e vetro, pochi vetri, da dire la verità, e molto cemento, e impedisce quello che è la visuale fondamentalmente di tutta l'area. Questo era l'altro esempio su come potrebbe divenire la cosiddetta spiaggia. Abbiamo quindi ipotizzato che la parte sottostante dell'edificio Carnielli possa aprirsi e dare quindi la possibilità di generare un cono visuale diverso, nuovo, che ad oggi non c'è. Questo sempre come possono svilupparsi la parte interna. Questa è la struttura di collegamento tra fondamentalmente il ponte, che però noi non riteniamo debba essere fatto solo un ponte,
ma debba essere creato anche qui uno spazio di condivisione, uno spazio diverso, uno spazio pubblico. E questa sarebbe, a detta nostra, di come potrebbe svilupparsi l'area. Questa ovviamente, ripeto, è un'idea che parte da noi, che abbiamo sviluppato e che proporremo all'eventuale compratore, dicendo appunto di trattare quest'area con i guanti di velluto. Venendo un po' a quelle che sono invece l'archeologia industriale, cioè gli edifici, ci sono molti edifici, sempre all'interno dell'area Carnielli, che hanno una loro valenza architettonica, nonostante siano questi in condizioni molto degradati. Noi riteniamo che però anche su questi edifici, soprattutto quelli situati a sud, quelli indicati con il numero 4, possano nascere anche in questo caso delle piccole residenze e mantenendo la forma, mantenendo la struttura, si possono rigenerare, ritrasformare creando edifici simili. Ove però, questo è legato al fatto che, come sapete, il Meschio attraversa tutta l'area Carnielli anche nella parte centrale, soltanto che è coperto il Meschio fondamentalmente. Crediamo che si possa far riemergere il Meschio e creare una struttura di collegamento tra quello che è gli edifici storici più degradati e sì, appunto una struttura di collegamento. Sì, questo altri esempi di come pensavamo si potessero rigenerare gli spazi. Siamo al bosco, esatto. Il bosco noi abbiamo chiamato il bosco quella parte centrale che si trova praticamente tra l'edificio Carnielli e l'edificio e gli spazi ex Fassina. È uno spazio enorme. E anche qui riteniamo che non si debba, come ho letto da qualche parte, radere al suolo tutto e creare un'immensa piazza d'armi. Noi crediamo che ci siano anche in questo caso qui degli interventi che possano dare una valenza estetica a questo luogo, degli interventi che prevedano ad esempio la questione, il mantenimento dell'esoscheletro delle vecchie strutture per poi rigenerare all'interno, ridisegnare, ripensare all'interno questi spazi. Prego, sì. Qui abbiamo esasperato ma per esplicitare come secondo noi possono trasformarsi questi luoghi, abbiamo esasperato il concetto, diciamo. E qui l'interazione, e questo secondo noi è come dovrebbe avvenire fondamentalmente l'area. Gli edifici sono quelli e come vedete gli usi possono essere molteplici. Per quanto riguarda l'ex officina Fassina, che è la parte dove si potrebbero sviluppare le aree commerciali, non ci spaventa affatto il nome commerciale, perché esistono edifici commerciali che hanno una loro valenza, sia estetica che sociale, esistono edifici commerciali che sono pessimi. Come esistono piccoli negozi molto belli, molto curati, che sono delle bomboniere, esistono piccoli negozi che sono degli obbrobri. Crediamo che su quest'area, come ho detto inizialmente, si debba intervenire con i guanti di velluto e quindi l'intervento anche dal punto di vista commerciale debba seguire appunto una valenza, ripeto, debba avere una valenza estetica utilizzando materiali appunto caldi come il legno e il vetro. E anche qui abbiamo ripensato lo spazio e alla fine c'è una visione generale di come si può immaginare che venga trasformato questo posto. No, andrei avanti, che sono le ultime due immagini, quindi quella appunto la Carnielli com'era e come potrà avvenire, i capannoni sempre della Carnielli come sono e come potrà avvenire, e uno spazio interno. Grazie. Grazie della spiegazione. Adesso la parola ai consiglieri e vedo già che si sono prenotati. Consigliere Darè. Era quello di prima. Sì. Quindi tolgo la prenotazione. Consigliere Masetta. Grazie Presidente.
Allora, Vittorio Veneto, sabato 4 agosto 2018. In un caldo ed afoso sabato di inizio agosto, quando storicamente in Italia si fermano le fabbriche per le vacanze estive e la gente almeno per 2 o 3 settimane vuole staccare la spina e dimenticare ansie, tensioni, problemi di tutti i giorni, a Vittorio Veneto l'amministrazione comunale convoca un consiglio che ha tutta l'aria di un blitz, di un colpo di mano dai connotati indefiniti e forse oscuri. Stiamo parlando dell'area ex Carnielli. Ho la consapevolezza che in questa faccenda qualcuno sa già tutto. Chi comprerà, chi progetterà, chi costruirà. Qualcuno, ma sicuramente i consiglieri comunali qui presenti, nulla sanno. Anzi, mi correggo, i consiglieri comunali di minoranza nulla sanno, mentre quelli di maggioranza sapranno ciò che è stato detto loro, ma quasi sicuramente non sanno tutta la storia. Ma torniamo al punto all'ordine del giorno. 4 anni e mezzo di governo della città da parte di questa amministrazione e non una parola sulla questione Carnielli. Poi all'improvviso una convocazione di consiglio comunale in un sabato mattina di agosto e di giochi che si concludono. Il tragico epilogo di strani giochi iniziati e proseguiti in maniera, oserei dire, sotterranea e che si concludono con la realizzazione di un centro commerciale. Di quanti metri quadri? Ma non è tutto. Anche nell'area ex milanese partirà qualcosa di grosso. In tutti e 2 i casi, in poche settimane, nelle stanze più segrete del potere, si è deciso del futuro della città, in assoluto sprezzo dei cittadini e anche di quei consigli di quartiere creati, ma mai ascoltati. Si è deciso di creare, oltretutto, probabilmente problemi alla viabilità del centro città e di mettere in ginocchio quelle attività storiche che tuttora agiscono in centro. Per chissà quale oscura ragione si considera quest'area parte integrante del centro storico. Perché mai? Scusate, ma come consigliere comunale non ero a conoscenza dell'allargamento del centro storico di Serravalle fino ai confini con il quartiere di Meschio. Mi sto riferendo al punto 2 dell'accordo. Si è sicuramente indotti a pensare, se me lo consentite, che si consideri quest'area centro storico per eludere determinate norme a favore dei privati. Ma se andiamo a fare queste operazioni, come si potrà in futuro esigere norme severe per ambiti che potrebbero avere le medesime caratteristiche ed uguali esigenze? Penso al comparto Colussi piuttosto che all'area ex Cerruti, eccetera. Parlando di bonifica, io chiedo questo, possiamo sapere quale sarà la tipologia di bonifica che interverrà? Abbiamo avuto qualche anno fa una bonifica simile a Conegliano e sto parlando della bonifica Pedol. Anche in quell'occasione c'era il cromo esavalente. Abbiamo fatto una ricerca sui possibili metodi di intervento, ma soprattutto è stato individuato quello più consono al sito in questione. Ricordo anch'io che nel 2010 col Piruea c'era un progetto di bonifica pari a 1.600.000 euro. Ad oggi qual è il valore stimato di bonifica? Parliamo di evidenza pubblica. Ricordo come fosse cospicua l'evidenza pubblica nel Piruea Carnielli Fassina del 2007. Una scuola per l'infanzia, un ponte sul fiume Meschio, una passerella di collegamento e varie opere viarie per complessivi 2.700.000 euro. In questo accordo che andiamo a votare, oltre alla doverosa opera di bonifica, mi spiegate cosa porterà a casa la città di Vittorio Veneto da questa operazione? Ma andiamo avanti. Altro punto controverso. Tra gli obiettivi
A pagina 7, articolo 1, comma 1, terzo capoverso, si legge che tra gli obiettivi che l'amministrazione si prefigge vi è la dotazione in ambito centrale e strategico di spazi di aggregazione, di servizi anche di tipo commerciale di cui il contesto è carente. Tradotto, abbiamo bisogno di un centro commerciale munito di supermercato, in centro. Ma scusate, non c'era il Copca in centro? Un supermercato chiuso anni fa e che, ai noi, si è portato dietro anche la scellerata chiusura di un parcheggio ad uso pubblico, oggetto di ben 2 interrogazioni da parte del sottoscritto. Mi par di leggere tra le righe anche il bisogno di parcheggi in centro città. Sicuramente saranno oggetto della trasformazione dell'area ex Carnielli. Ma ciò che affermate stride con l'operato di questa amministrazione. Elimina i parcheggi da Piazza Medaglia d'Oro, elimina quelli del primo piano della Gribella e poi piange i parcheggi, non capisco. Veniamo adesso all'aspetto della bonifica da amianto. All'inizio del mio intervento chiedevo la tipologia e le spese preventivate per la bonifica del cromo esavalente del terreno, bonifica che pare non possa essere imputata alla curatela fallimentare. Altro discorso invece, da quanto è emerso anche dai precedenti interventi, è la bonifica da amianto, una bonifica che mi par di capire sia in qualche modo urgente. La mia domanda all'amministrazione allora è questa: ma se è così urgente provvedere alla bonifica dell'amianto, perché il sindaco non ha emesso un'ordinanza alla curatela fallimentare imponendo la bonifica, visto che siamo in presenza di un obbligo che il curatore ha, ossia un onere di sorveglianza continua ove vi sia presente l'amianto. Citando il parere anche dell'avvocatura che abbiamo sentito prima, anche se il sito non presenta particolari criticità, è comunque possibile che nel corso del tempo, a causa di fenomeni naturali o atmosferici, le coperture contenenti dell'amianto possano sfaldarsi e quindi il sito possa divenire pericoloso per la salute pubblica. In questi casi il curatore fallimentare può diventare destinatario di provvedimenti amministrativi, che impongono degli obblighi di intervento a tutela della salute pubblica, compreso e non escluso intervento di bonifica. E vi potrei citare a titolo di esempio una sentenza anche del TAR del Friuli. Quindi si può esigere anche da colui che risulti possessore nel momento in cui vengono rilevate le problematiche la bonifica. La invito a concludere, grazie. Grazie, sì. Visto ho ancora 2 minuti, visto che il collega Carnellos ne ha parlato per 8. Sono passati 7 minuti e mezzo. Va bene, terrò conto la prossima volta. Infatti la sorveglianza sui manufatti in amianto va svolta di continuo, non potendosi mai escludere del tutto che nel caso del tempo fenomeni atmosferici o naturali rendano pericolosi per la salute pubblica manufatti. A fronte di questi ragionamenti, tra gli obiettivi che la curatela si prefigge con il presente accordo, non trovo la bonifica da amianto a tutela della salute pubblica, ma solo, cito, dall'articolo 1, comma 2, primo paragrafo, promuovere in tempi brevi la bonifica del sito attraverso nuovi tentativi di vendita competitiva del compendio, ma soprattutto perché l'amministrazione non ha emanato un provvedimento per la bonifica da amianto? Dopo Piazza Meschio, dove non è stata escussa una polizza fideiussoria, ma si è preferito impiegare soldi ai cittadini per il suo completamento, azzerando altri interventi, non vorrei che l'operazione Carnielli portasse ad azzerare o almeno a ridurre drasticamente l'evidenza pubblica dell'operazione e che, concludendo, con questo blitz di inizio agosto, si nega in maniera assoluta qualsiasi buon principio di programmazione condivisa e si ha la sensazione che le regole non siano più tali, ma possono essere trasformate in funzione delle esigenze dello speculatore di turno, non certo a favore della città di Vittorio Veneto. Città di Vittorio Veneto che non è mai stata e mai sarà
proprietaria di quell'area, però va verso l'accollamento dei costi di bonifica. Se permettete la seduta la dirigo io, grazie. Consigliere, per dovere di cronaca, lei ha parlato esattamente 10 minuti. Grazie. La parola al consigliere Sant'Antonio. Allora, nella notte tra il 4 e il 5 giugno scorso, a mezzanotte e mezza, faceva ingresso in quest'Aula il recupero dell'area ex Carnielli. Ultimo punto all'ordine del giorno. Nonostante non vi fossero né termini perentori da rispettare, né scadenze improcrastinabili da onorare, imponeva al Consiglio Comunale, al nuovo segretario e ai dipendenti impegnati nei servizi di supporto un autentico e sfibrante tour de force, che essendo in prossimità del solstizio d'estate, solo per un soffio non mandò tutti a casa alle prime luci dell'alba. Il recupero ex Carnielli ricompare in quest'Aula oggi, sabato 4 agosto, ore 8:30 del mattino, nonostante anche ora non vi sia alcun termine perentorio, come attestato de facto dall'avvenuto spostamento del termine dal 31 luglio dell'atto unilaterale del curatore al 4 agosto, testo oggi in approvazione. I tempi e gli orari di trattazione del recupero ex Carnielli imposti dalla Giunta, o forse più verosimilmente dal titolare della delega urbanistica, sono del tutto inusuali. Lo dico senza dietrologia alcuna. Non ci si deve stupire però se poi prendono corpo ed entrano nel dibattito pubblico curiosità, ipotesi e supposizioni della più svariata natura. Di esse è unicamente responsabile l'autore di quello che oggettivamente può sembrare, ripeto, può sembrare, un colpo di mano agostano. Invito piuttosto ad una riflessione coloro che siedono su quel banco, non certo il sindaco, ormai sempre più incartato su se stesso, assiso sul trono di un iperuranio distante anni luce dalla città e dai cittadini, sempre più infastidito e stizzito anche quando gli vengono avanzate con garbo idee e proposte di buon senso. Siete convinti in cuor vostro, egregi assessori, che questo sia stato il modo migliore di procedere per un problema di tale importanza, di tale portata? Una normale discussione, svolta nei tempi e nei modi usuali di attività del Consiglio Comunale, avrebbe giovato all'importanza di una decisione che sarà essenziale per il futuro della città. Sia infatti chiaro che quanto decideremo qui, stamane, sotto il solleone agostano, che invita a chiudere in fretta per andarsene al fresco del Cansiglio o alla brezza di Santa Croce, potrebbe essere il certificato di morte del centro della città, della sua capacità aggregativa in generale e di quella commerciale in particolare, un teatro progressivo mortorio, da via Manin all'intero viale della Vittoria e inaguato dietro l'angolo. Ricordo le preoccupazioni che avevo evidenziato nel cuore della notte del 4 giugno scorso. Carta bianca al sindaco e ai massimi responsabili degli uffici competenti, d'intesa col curatore fallimentare, e dopo, probabilmente, il conseguente dovere del Consiglio Comunale di approvare tutto quello che loro signori avranno deciso. Dio solo sa, ad oggi, quello che verrà fuori dopo. Tutto vago, tutto indefinito, tutto incerto. Insomma, in corso d'opera si potrà decidere tutto quello che converrà fare di più. Ed ecco allora puntuale, come allora ipotizzato, nero su bianco, a pagina 9 della delibera, un passaggio della delibera odierna sul quale è assolutamente doveroso che ciascuno di noi rifletta, cari consiglieri. Il Consiglio Comunale delibera di indicare ai fini di una miglior definizione della futura trasformabilità dell'area i seguenti obiettivi. Sentite, evitare soluzioni rigide e definitive, favorendo invece dispositivi reversibili, trasformabili, che permettono di adeguare continuamente lo spazio urbano a nuove funzioni, anche non previste e non programmate, che sorgono da nuove esigenze sociali. Insomma, carta bianca, perché domani o dopodomani, votata la delibera, se fa quel che se vuol.
Quando mai si è arrivati a riconoscere tanta libertà in corso d'opera in una materia, quella urbanistica, in cui i comuni sono sempre ligi nei vincoli e nelle direttive programmatorie? Ma c'è un'altra doverosa osservazione da fare, perché qui si deve essere flessibili ed evitare soluzioni rigide, mentre solitamente in materia urbanistica si è giustamente ancorati ai vincoli programmatori? Perché il potente di turno, perché sicuramente tale sarà almeno sul piano economico chi si farà avanti con la curatela per l'acquisto, perché il potente di turno si può arrivare a tante concessioni, legittime certo, mentre normalmente si è rigidi sui vincoli programmatori con i comuni mortali? Quante volte un commerciante, un esercente, un artigiano, un piccolo imprenditore venendo a palazzo si è sentito ripetere che le esigenze di interventi, magari piccolissimi ma indispensabili per la propria attività, non sono consentiti né possono essere concessi perché c'è il vincolo programmatorio X, il piano strategico Y, la precedente delibera Z che non lo consentono? Per i cittadini comuni di solito non c'è possibilità di ottenere qualcosa al di fuori di quanto previsto e programmato. Ecco, e anche su questo è bene riflettere. Perché due pesi e due misure? Nessuno nega il problema ex Carnielli, la sua gravità, l'opportunità di una soluzione, ma perché tanta fretta? Sotto la canicola d'agosto, oggi e alle 3 di notte la volta scorsa? Un minuto, grazie. Sì. Perché a un fortunato si fanno tali sorprendenti concessioni che un normale cittadino non può aspirare di vedere? Non dico con i telescopi degli astrofili del presidente Tocchetta Piadera, ma neanche con quelli ben più potenti nella NASA negli States. Tra le incertezze, i dubbi, le perplessità che la delibera pone, sottolineo un punto di utilità, almeno per uno dei presenti in aula, l'assessore Costa, che in futuro potrà sbizzarrirsi sulle amate due rote tra le strade e stradine del nuovo centro commerciale che, apprendiamo in delibera, sarà pomposamente chiamato Velodromo Carnielli. Grazie. Grazie Assessore per i suoi voli pindarici tecnico-politico-amministrativi. Grazie. Assessore? Consigliere, l'ho passata di grado. Consigliere Criscuoli. Sì, grazie. No, volevo dire due cose su come siamo arrivati a questo, perché mi sembra interessante, al di là della canicola estiva o delle 3 di mattina, che peraltro so che fate spesso, perché io prima vi seguivo sempre sulla Tenda TV e so che gli orari erano quelli. Ah, scusate. Ah, ok. Allora, quando il sindaco ci ha illustrato la situazione dell'area, e sto parlando a noi come consiglieri di maggioranza, con il capogruppo del PD Marco Dus abbiamo cominciato a ragionare anche perché sui giornali è uscito subito questo spauracchio del centro commerciale, che non è assolutamente vero, abbiamo cominciato a ragionare su cosa si poteva fare in quest'area. Siamo partiti da un punto fermo e insindacabile, mi sono scritta poche righe e non durerò 10 minuti. Allora, il punto fermo era questo: chiunque sia interessato ad acquisire l'area, che noi non sappiamo chi è, a differenza evidentemente di voi, doveva avere delle linee guida che solo un'amministrazione pubblica può dare, nel senso che è vero che noi non siamo i proprietari, però il senso di un'amministrazione è quello di dire che cosa fare e che cosa non fare. Per esempio, presentare il progetto precedente, quello del Piruea, io non capisco come dei consiglieri comunali abbiano potuto votarlo, cioè quei palazzoni lì nemmeno a New York ce li hanno, per cui anche su questo, insomma, 2 riflessioni le farei se fossi in voi. Allora, l'idea che abbiamo scartato subito, sia io che Marco, è stata l'idea di dire: non importa cosa faranno in quest'area, basta che bonifichino, proprio perché sicuramente è importante la bonifica, ma
non possiamo non vedere che rivalutare quella zona nel cuore della città possa diventare un'enorme opportunità, perché tutti voi avete parlato della moria dei negozi, però mi domando, anche quando eravate voi come amministratori, che cosa è stato fatto per rivalutare i negozi, il commercio a Vittorio Veneto? Cioè chiudevano esattamente come stanno chiudendo adesso, quindi vuol dire che non c'è stato un grande pensiero, mi pare. Siamo nel cuore della città, si tratta di un edificio che ha una valenza storica molto forte e che ha tutte le caratteristiche per diventare fortemente attrattivo non solo per i vittoriesi, ma anche per chi viene da fuori, perché qualsiasi tipo di servizio è a portata di mano, dal treno all'autobus, alle corriere, eccetera. La storia di Vittorio Veneto è legata a quella che, io non sono vittoriese, tra parentesi, e fino a pochi anni fa era una fortissima presenza manifatturiera. Quindi lo sapete meglio di me, la Carnielli prima era una cartiera, abbiamo l'anificio Bottoli, fortunatamente funzionante, c'era la Cerutti, c'è una storia di setteria importante, abbiamo il Museo del Bacco da Seta. Allora, in un momento storico in cui c'è una grande richiesta di identità, no? Cioè sembra che adesso l'identità di noi italiani sia ogni giorno messa a rischio, perché non puntare i riflettori su quanto ha fatto di Vittorio Veneto una città importante, ricca e soprattutto vivace e conosciuta, cioè quest'ambito, secondo me, credo anche Marco. Quello che serve è un progetto aperto, discusso con i cittadini. Questo non è un progetto, questo che vi abbiamo mostrato non è un progetto, sono delle idee, che cosa si potrebbe realizzare in questo. Qui io non so se qualcuno di voi ha visto un centro commerciale, a me non risulta. Una discussione con i cittadini che sia motivato e spiegato. Io sono una ferma sostenitrice, in partito lo sanno, li cito sempre, i World Café, cioè avere una persona sopra le parti, ovviamente preparata, che gestisca gli incontri con la cittadinanza. Io lavoro moltissimo con le amministrazioni e so che funzionano se sono ben, come dire, se si ha un buon conduttore, una persona preparata. Si discute intorno ad un tema, quindi si vedono quali possono essere le esigenze. È chiaro che questa non è un'operazione che si fa dietro il computer, cioè non si può lavorare, bisogna incontrarsi, quindi qui c'è devono scendere in piazza i cittadini in primis, non solo l'amministrazione comunale e i consiglieri di minoranza e di maggioranza. Quello che abbiamo visto stamattina non è un progetto, è un guardiamo cosa si potrebbe fare in quel posto e soprattutto che cosa c'è di simile all'estero. Le foto che sono messe dentro sono di luoghi, di siti che esistono veramente, non è una progettazione. L'esempio tipico è quando tutti noi andiamo all'estero. La prima cosa che facciamo al rientro sono stati capaci in qualsiasi luogo di trasformare un semplice sasso romano in un monumento nazionale e su quello hanno costruito un'intera economia. Adesso io potrei citarvi la biblioteca di Montebelluna, chi mi conosce in questi anni sa che la cito sempre, che ha prodotto un indotto, una biblioteca, cioè un luogo dove si va e non si paga niente, ha prodotto un indotto importantissimo, per fare un esempio di trasformazione. Qui abbiamo, ma non ha importanza, esiste una cosa che si chiama bilancio sociale, che prevede sì i costi, ma prevede quanto... No, scusi, sto parlando. Allora mi lasci i miei minuti, dopo faccia il suo intervento. Qui non abbiamo un sasso. Minuto per conoscenza. Come? Un minuto per conoscenza. Ah, grazie. Possiamo trasformarlo in un monumento vivo e vivibile soprattutto. Come sempre decisioni di questo tipo spaventano e allarmano, sono stata oggetto di cose veramente assurde da qualcuno che non è presente, ma se provassimo a concentrarci su quale potrebbe essere il futuro di Vittorio Veneto, quindi non pensare a domani, ma essere in grado di pensare a quella che potrebbe essere la trasformazione anche fra 10, 15, 20 anni, forse possiamo trovare dei minimi comuni denominatori anche tra di noi, dai quali partire. Volevo dire un'altra cosa ma mi è sfuggita. Grazie. Grazie, consigliere Criscuoli. Consigliere Fasan. Grazie Presidente. Voglio riferirmi alla presentazione di DUS,
una presentazione scenografica, direi hollywoodiana, direi, no? Perché qui si è parlato di fantasie, ma non di cose formali. Commissione non c'è stato alcun accenno di questa idea, anzi si diceva sempre che c'era una cosa di pregio. Io direi che non vorrei che foste ricordati per l'amministrazione che leva i conigli dal cilindro, quando tutti sappiamo che i conigli vanno allevati per poter esserci. Poi la Silvia Criscuoli, la consigliera, dice basta che bonifichino. Bisogna vedere chi paga, perché le fantasie ci sono tante, però qui si vede che facciamo una discussione per 2.000 euro, i 1.000 euro che l'assessore Napoli dice che non ci sono, perché qui potrebbe scattare anche il danno erariale, quindi prudenza. Mi sono preso un paio di appunti, poi spiegherò quello del danno erariale più avanti. Stiamo discutendo di uno schema di accordo fra Comune di Vittorio e il curatore del fallimento Carnielli Fassina. Mi stanno disturbando, Presidente. Lei è peggio dei consiglieri. Mi levi mezzo minuto, per favore, perché non ho potuto parlare. Aggiunga, sì. Stiamo discutendo di uno schema di accordo fra Comune di Vittorio e il curatore del fallimento Carnielli Fassina, dato da una proposta di un atto unilaterale d'obbligo per la bonifica e la valorizzazione dell'area. Ho detto questo perché bisogna ricondurre il tema sull'argomento in cui stiamo votando. Qui tutti parlano di cose scenografiche, però alla fine credo che prima di arrivare in Consiglio l'amministrazione comunale e il curatore si siano incontrati per mettere a fuoco la proposta da condividere. E visti i risultati non riesco a capacitarmi come la Giunta e soprattutto la struttura comunale possa aver dato parere favorevole all'impianto di delibera. Da quanto ricordo il Piruea Carnielli Fassina è stato presentato dalla loro proprietà nel 2007, sono passati quindi più di 10 anni e a rigor di norma è scaduto. Dico più di 10 anni perché si cominciano a contare gli anni dalla presentazione del Piruea e non dalla sua approvazione. In ogni caso l'allora Piruea è qui stravolto in tutte le indicazioni concordate e quindi la nuova proposta, se vuol fare riferimento all'accordo pubblico-privato precedente, deve diventare una variante Piruea con tutti gli obblighi normativi connessi. C'è un nuovo passaggio in Consiglio Comunale per l'adozione, il quale devono seguire i 60 giorni per la presentazione delle osservazioni. La variante deve successivamente avere il vaglio della Regione. Parimenti, se non facesse riferimento al Piruea, diventerebbe a tutti gli effetti una variante urbanistica. Ma il Comune di Vittorio Veneto non è provvisto di PAT e quindi non è possibile al momento attuare alcuna variante di carattere urbanistico. Rimane uno strumento urbanistico dato dai progetti di rigenerazione urbana, ma non credo che l'atto unilaterale d'obbligo qui proposto possa avere tutti i requisiti per essere considerato un progetto di rigenerazione. Mi risponderete dopo. Un Piruea, mi auguro che mi rispondiate, perché di solito non mi rispondete. Un Piruea sancisce un accordo fra pubblico e privato nel quale deve essere ben chiara l'evidenza pubblica ed è ben chiaro il vantaggio pubblico indicato nel Piruea. Nel caso del Carnielli l'evidenza pubblica era data dalla realizzazione di un ponte sul fiume Meschio e opere viarie per 1,5 milioni di euro, una scuola per l'infanzia per 1.138.000 e da una passerella per 78.000 euro per complessivi 2,7 milioni. Con varie motivazioni sono cancellate tutte le opere pubbliche facendo un bel regalo al privato. Stiamo facendo un precedente clamoroso che metterà in difficoltà le amministrazioni che in futuro prenderanno per mano gli altri 8 ambiti contemplati dallo studio di rigenerazione urbana commissionato dall'amministrazione allo studio dell'avvocato Barell. Si ribadisce a pagina 8, sempre al primo capoverso, che si cerca di rendere appetibile un'area degradata, visto il considerevole onere della bonifica, e tale risultato rappresenta comunque un considerevole interesse pubblico per la collettività. Su questa considerazione sono parzialmente d'accordo. Chiedo però se è stata fatta una stima dei costi di acquisto
dei costi di bonifica e del successivo valore dell'area bonificata. Se no di cosa parliamo? Chiedo quale sarà la tipologia di bonifica prospettata, quella contemplata nel progetto di Piruè adattata 2010 del valore di 1,6 milioni, oppure una bonifica ridotta come è possibile realizzare in ambiti di interesse commerciale ed ipotizzata dall'assessore all'ambiente. Assessore all'ambiente che si è espresso pure a favore della vendita delle quote ASCO per reperire le risorse della bonifica. Si vede il precedente punto che non è stato tirato in ballo questa sua dichiarazione, Assessore. E ha chiesto 200.000 euro in regione per la bonifica delle coperture in Eternit, dimenticandosi che alla Mafil c'è più Eternit che alla Carnielli. Mettiamo a posto le nostre cose prima. Cosa? La Mafil non l'abbiamo comprata? Un minuto? Grazie, un minuto. Se ad una volumetria commerciale di 25.000 cubi, ai quali va aggiunta ma una non ben definita volumetria residenziale, perché qui nessuno dice quanto è, oppure dicono ma non è completa, noi aggiungiamo gli ulteriori vantaggi dati al privato che, come vedremo, non pagherà oneri ma realizzerà opere a scomputo che serviranno soprattutto alle sue attività e potrà avere i soldi spettanti al comune derivati di costi di costruzione. Chi ha deciso e garantisce che questo accordo è equo? Sì, qualcuno mi garantisce che quello che stiamo votando è equo. Nell'impianto di delibera, che mi sembra artatamente superficiale, non è citata alcuna cifra che possa in qualche modo far intendere il tipo di intervento ambientale al quale vogliamo arrivare. L'accordo, pagina 11.2, contempla che il Comune si impegni a considerare l'ambito ai sensi del secondo comma articolo 40, centri storici e beni culturali della legge regionale 11 aprile. No, 1104, scusa. Quale parte integrante del centro storico, in quanto area in esso ricompresa o circostante ad esso che, pur non avendo le caratteristiche di cui è al comma 1 del medesimo articolo, è ad essa funzionalmente collegata in quanto interessata da analoghi modi d'uso. Pur non avendo le caratteristiche, dichiara. Bus, per favore. 7 minuti adesso. Va bene, ancora 2 righe, poi mi interrompo. Anzi, in questo momento 7,5. Sì, ma mi hai bruciato tu più di mezzo minuto, grazie. Ti do ancora 30 secondi. Devo smettere? Grazie. No, io non sto chiedendo carità, sto chiedendo solo di farmi il lavoro. Finisci il concetto. Va bene, ho 2 righe e finisco. Sì. Pur non avendo le caratteristiche, dichiara. Allora perché l'amministrazione si prende l'onere e il rischio di dichiarare l'ambito centro storico se non ha le caratteristiche? Probabilmente considerare l'area centro storico significa poter accedere a facilitazioni di ordine urbanistico, quale riduzione dei numeri dei parcheggi. Andiamo ad agevolare ancora privati illudendo le norme. Come potremo in futuro applicare le norme per gli altri cittadini se il Comune per primo con questo accordo sta cercando di eluderle? 2 righe e mezzo. Io dico che il sindaco, dichiarando che Carnielli è un'area inserita in un centro storico, può essere indagato per falso ideologico, come già successo per gli altri sindaci del territorio in casi affini. Eppure i consiglieri che approveranno questa delibera potrebbero avere delle responsabilità. Continuerò dopo. Grazie. Chiaramente Napoli no, perché non lavoro. Però scusate, io faccio un intervento da consigliere. Una volta che si vede una progettualità, un modo di pensare, una visione della città, e voi fate questi interventi a ribasso. A ribasso. Punto. Formali, la parola al consigliere Dus. Sì, grazie. Non mi soffermerò troppo su, insomma, ho già parlato a sufficienza prima. Semplicemente una considerazione veramente molto banale. Credo che spesso possa succedere che troppo tempo a occuparsi di delibere, determine, vincoli, laccetti, laccioli, se è stato rispettato questo, rispettato quello, ingrigiscano le idee delle persone. Io credo, io almeno e il gruppo che mi pregio qui di rappresentare, crediamo che la politica significa anche qualcos'altro, proporre delle idee concrete per ridisegnare la città che si amministra. Quello che abbiamo l'ambizione di aver rappresentato oggi è proprio questo.
semplicemente delle nuove idee, nuovi modi di interpretare e anche forse dei nuovi modi di procedere e di lavorare. Forse abbiamo sbagliato qualcosa nel non leggere attentamente qualche punto della delibera, può essere che abbiamo perso qualche passaggio. Io devo dire la verità, mi sono studiato bene le carte, sono andato a prendermi anche gli articoli che uscivano nel 2006, sono andato a rileggermi quando il consigliere Fasan durante un consiglio comunale del 28/02/2005, l'ora della discussione credo fosse dopo le 23 sicuramente, presentava un emendamento alla sua maggioranza e la quale poi respingeva l'emendamento e lui stesso bocciava l'emendamento che aveva presentato. Quindi quello che voglio dire è, non accusatemi che non abbiamo affrontato bene la questione. Ripeto, ci possono essere state delle sviste, degli errori, assolutamente. Quello che abbiamo qui riproposto è una visione diversa, un'idea diversa anche di, secondo me, di interpretare il nostro ruolo. Grazie. Grazie consigliere. Di chi? Devo ancora fare il primo, quindi dubito che sia il secondo. Consigliere Botteon. Allora, questo è il mio primo intervento, grazie. Allora, sono molto in imbarazzo. Sono in imbarazzo per queste ragioni. Uno, perché non ho mai visto una cosa del genere, che magari può anche essere positiva, come l'introduzione fatta dal consigliere Dus, perché è un'introduzione in cui un consigliere vede, elenca le sue visioni o le visioni del gruppo a cui appartiene sul futuro della città e le mostra sotto forma di progetto quasi, anche se non è un progetto, e queste dovrebbero essere questo che ci ha mostrato dovrebbe essere la giustificazione di quello che stiamo per votare. Però proprio adesso il consigliere Dus parlava di idee concrete e io sono in imbarazzo perché qui di concreto non ci vedo nulla, nel senso che da politico, un politico vota sulla base di progetti, sulla base di valutazioni economiche. Quello che ci ha mostrato, non so quanto possa costare, 20 milioni di euro, 15, 30, non ne ho idea, però su questo si ragiona, penso, un politico, sulla possibilità che qualcosa possa effettivamente realizzarsi, altrimenti è un sogno, non è un'idea concreta. Quindi sono favorevolissimo all'idea dei World Café europei, però attenzione, dobbiamo essere coerenti, perché chiedo alla consigliere Criscuoli quale paese d'Europa in cui è stata moderno restringerebbe una pista ciclabile per fare una rotonda per un edificio commerciale come quello di Milanese. È una pista ciclabile, una delle poche che abbiamo in Italia, larga, dove ci stanno, e la restringiamo per fare una rotonda, incidendo sul traffico per permettere un supermercato. È modernità questa? O è una cosa vecchia? E quindi no, non facciamo discorsi belli, voli, sono d'accordissimo su che quello deve essere l'obiettivo, ma su come raggiungerlo non ci sono. E poi tra le premesse che ho sentito è basta che bonifichino o che bonifichiamo, perché da quel che capisco, qui chiedo scusa se rubo al consigliere Sant'Antonio, a cui faccio i complimenti perché è andato a vedersi le carte, io sono arrivato ieri, non ho avuto il tempo, però tra quello che ho letto ieri e quello che ho letto stamattina ho le idee un po' più chiare. Però innanzitutto c'è questa bonifica bivalente che però nella delibera è una sola, cioè abbiamo la bonifica da amianto e abbiamo la bonifica da cromo, che è quella, e sulla delibera si parla di bonifica. E chi la paga questa bonifica? Quindi se vale l'accordo, quello con il curatore fallimentare dell'atto unilaterale, la paghiamo noi, perché nel considerato che di questo atto unilaterale dice i costi inerenti al piano di bonifica e alla presenza di lastre di Ethernet sarebbero a totale carico dell'amministrazione comunale. Questo dice l'atto unilaterale, non so se l'ho interpretato male, se però i costi inerenti al piano di bonifica e alla presenza di lastre di Ethernet, quindi sia uno che l'altro, sarebbero a totale carico dell'amministrazione, nel considerato che sono a pagina 3 su 6 dell'atto unilaterale, quindi sì. E tradotto nella delibera abbiamo al punto 7 della delibera, del considerato della delibera, l'intervento di bonifica e di rigenerazione di questo ambito è già stato più volte rimarcato come obiettivo primario, in quest'ottica il Comune può concorrere alla sua riqualificazione attraverso il contributo derivante dal costo di costruzione.
E quindi qui viene fuori l'Adriano Botteon, consigliere ma anche presidente della Commissione Bilancio, che dice che come, cioè, in che modo, cioè, ci stiamo accollando i costi. E chi è più felice di questo se non il socio pro quota, magari il socio pro quota che dovrebbe rispondere, che invece se ne occupa il comune di Vittorio Veneto, perché il curatore fallimentare dovrebbe girare il socio pro quota, quindi non so chi è la Cerfin, che magari sono lì che un po' tremano per questo, invece arriva il comune di Vittorio Veneto. E quindi in quest'ottica, se non ho capito male, perché ripeto, in quest'ottica sono totalmente contrario a questo tipo di accordo, sono favorevole a questa visione, ma totalmente contrario a questo tipo di accordo, perché non sono un sognatore ma sono un amministratore e quindi devo valutare i pro e i contro economici delle mie scelte e questa mi sembra veramente non so, da quel che vedo mi sembra una scelta sì, assolutamente negativa dal punto di vista economico per il comune di Vittorio Veneto. Non so se avrò risposta perché prima ho fatto le considerazioni sul futuro delle entrate correnti, ma non ho avuto nessuna spiegazione. Mi disse guarda, cosa facciamo? Cosa tagliamo con quei 50.000 euro in meno? Con quei 60.000 euro? Ditemelo. Cosa tagliamo con quei 60.000 euro in meno all'anno per i prossimi anni? No, ho capito. Ipotizzati. Prima ho fatto dei ragionamenti che portavano all'ipotesi. Questa cifra che sto dicendo adesso l'abbiamo parlato ieri, abbiamo parlato oggi. Ho 2/3 di 87.000 euro. Cosa facciamo? Non ho avuto nessun tipo di risposta, avete votato tutti felicemente questa quota che avete deciso in precedenza e adesso qua mi chiede cosa succede qui, chi paga questa bonifica, quanto è realizzabile il progetto che è stato illustrato? Grazie. Grazie. No, un'altra cosa, l'imbarazzo viene anche dal fatto che mi è stato chiesto di... No, consigliere Botteon. Non posso dirlo? No, sospenda, è superato. Privacy. Cosa personale. La parola al consigliere Posocco. Grazie Presidente, grazie a tutti gli interventi dei consiglieri che mi hanno preceduto. Io sono quello che vuole fare le domande, ma prima volevo ai colleghi Dus e la Criscuoli apprezzo il vostro intervento, la vostra visione, una visione europea di quello che potrebbe diventare un'area degradata, una visione che condivido, però questa visione secondo me cozza con quello che c'è scritto e vi dico anche dove. Allora, nell'atto unilaterale, tra gli impegni del Comune di Vittorio Veneto, c'è scritto che l'impegno del Comune di Vittorio Veneto è rilasciare autorizzazioni commerciali per una superficie complessiva di vendita di metri quadri 5.000. Ok? E cita la legge regionale 50-2012. La legge 50-2012 definisce grandi centri, tutti quei centri con superficie superiore ai 2.500 metri quadri, di più ci sono solo gli outlet. Calcoli che in questo c'è tutta l'esclusione dei magazzini, dei depositi, che non è compresa. Da qui la mia osservazione è: abbiamo 25.000 cubi di commerciale, quindi già con questo penso che ne vadano via più di 15.000, forse 18.000. E il resto 7-8 che rimangono, secondo lei bastano a fare il progetto che avete detto? Il compratore l'idea che avete detto, il compratore sarà vincolato alle vostre idee o quello che c'è scritto nei documenti che andiamo ad approvare? Perché questo c'è scritto nel documento che andiamo a approvare. Noi siamo amministratori, le nostre idee ce le abbiamo, ma andiamo a votare quello che c'è scritto, non quello che abbiamo in testa, purtroppo. Adesso qui delle domande, si parla sempre di centro storico, qui si cita il centro storico anche nella relazione dei tecnici architetto Dino De Zan e architetto Alberto Zanon allegata all'atto unilaterale, e dice che il centro storico è sprovvisto di servizi carenti, cioè ci sono carenza di servizi. Questa osservazione a me io non concordo, perché ci sono tanti negozi chiusi in centro storico, ma devo ancora capire cosa significa centro storico. Qui ho una slide. Volevo capire quindi se
Il recupero dell'ex Carnielli viene considerato centro storico, quindi zona A, come in zona A, perché anche qui gli oneri di costruzione, mi sembra, in zona A sono esattamente la metà che in altre zone, giusto? Quindi anche qua è un'osservazione, poi è una domanda. Poi c'è un passaggio qui che vorrei dei chiarimenti, c'è scritto: nel caso in argomento, da una prima simulazione, tenuto conto della quantità sopra espresse, del valore previsto ai fini IMU dell'immobile ante trasformazione e della presunta rendita catastale relativa ai fabbricati post trasformazione, non si tratta di maggior valore generato, ma bensì di un minusvalore. Ciò comporta che il cosiddetto contributo straordinario potrebbe non venirsi a formare. Allora, da queste parole intanto secondo me c'è un progetto, perché altrimenti una relazione non mi fa, non ci sono questi ragionamenti se non c'è un progetto. E volevo capire cosa si intende con il contributo straordinario potrebbe non venirsi a formare. Mi interessa perché già gli oneri primari e secondari li reinvestiamo nell'area e anche gli oneri di costruzione li lasciamo, non vorrei che magari anche gli oneri provenienti da IMU o Tasi rimanessero, perdiamo anche quelli. D'altra parte nell'accordo c'erano delle domande che volevo fare. Intanto si cita un terreno che è del comune, che fa parte dell'accordo. Vorrei capire se questo terreno è monetizzato oppure no. Si parla che la curatela ha effettuato campagne di monitoraggi nell'area, eccetera, eccetera. Volevo capire che interventi di monitoraggio sono stati fatti e se ci sono delle spese documentate di questi monitoraggi. Un'altra curiosità, non trovo l'articolo 7 e l'articolo 8 nello schema di accordo. E dopodiché volevo capire perché il discorso della cubatura, della riduzione della cubatura, il discorso della cubatura non è inserito nello schema di accordo. La riduzione di cubatura di 25, nello schema di accordo non è inserito. Quindi volevo capire che in caso che se il compratore conta di più lo schema di accordo o la delibera di giunta per capire questo passaggio qui. Un altro passaggio che cito nella delibera, se ho tempo, Presidente, c'è il discorso della passerella ciclopedonale. Ancora un minuto. Ecco. Ancora un minuto. La passerella ciclopedonale, io ho visto nella visione dei consiglieri di maggioranza questa passerella e noi andiamo a votare che non facciamo la passerella. C'è scritto chiaramente, rende superata la necessità di una passerella perché è già stata fatta. Ecco, è già stata fatta, che non è una passerella da città moderna, ecco, che sottolineo, ecco. Punto 7, volevo fare un ragionamento con voi sul punto 7. L'intervento di bonifica e di rigenerazione in questo ambito è stato rimarcato come obiettivo primario e per questo, la faccio breve, rinuncio agli oneri di costruzione e agli oneri anche primari e secondari. Mi sta bene, per l'amore di Dio, mi potrebbe star bene, ma allora questo lo applichiamo anche a altre situazioni di Vittorio Veneto. Ghetto ebraico, la Porcilaia, Tecementi, Colussi, ok? Cioè, mi sta bene, ma solo lì? Magari. Ecco, creiamo un precedente, come sottolineava il consigliere Sant'Antonio, qui creiamo un precedente. E per il resto mi fermo e faccio il secondo intervento dopo. Grazie. Grazie consigliere. Nell'ordine il consigliere Darè. Grazie Presidente. Allora intanto vorrei fare subito una premessa. Chiamarlo velodromo Carnielli quando i velodromi hanno 250 metri mi pare fuori posto. Forse sarebbe bene cambiare la dicitura magari con un nome che è stato noto in tutto il mondo, con quello di Graziella. Non era altro che un terrazzo, avendoci lavorato, non era altro che un terrazzo dove si mettevano in moto i motorini perché sotto c'erano gli operai. Quindi chiamarlo velodromo è fuori posto, fuori luogo, anche, scusatemi, tra parentesi, nell'ambiente alquanto ridicolo. Quindi è una proposta che poi la maggioranza, ripeto, siete voi. Capisco l'urgenza,
è perentorio, scusatemi, ma qua vedo che il Tribunale di Treviso avviso di vendita di immobili da fallimento numero 128 2012, curatore dall'Agata, professionista delegato alla vendita dottor Alberto Saltorio, il giorno giovedì 27 settembre 2018. Quindi questo giustifica la velocità, avete ragione, avete esattamente ragione, però ditelo prima che c'è un'asta, ditelo prima che c'è già l'asta. Allora, l'amministrazione comunale durante il proprio mandato porta avanti una sostanziale autonomia ai propri progetti, dando un seguito al programma elettorale presentato solidamente con la minoranza che è una figura sterile, naturalmente e rumorosa, capace di incidere magari solo marginalmente. Questo nostro malgrado eravamo pronti. Ciò invece a cui eravamo pronti e non siamo rassegnati a tollerare è che l'amministrazione comunale pretenda con sempre maggior frequenza di esautorare l'intero Consiglio comunale nelle prerogative che gli sono proprie, presentando proposte di delibere come quella di oggi, che non sono altro che una delega in bianco, come se il sindaco o i membri della giunta temessero che mettere le carte in tavola la stessa maggioranza disapproverebbe le loro scelte. Questo modo di agire, già visto. Comunque ho letto con attenzione la proposta di delibera, nonché lo schema di accordo che entro oggi in Consiglio chiamato a approvare. Sono profondamente amareggiato. Mi chiedo se, per citare due esempi, individuare il perimetro di ambito urbano attraverso il procedimento che verrà ritenuto più idoneo a valorizzare il compendio immobiliare, a pagina 11 dell'accordo. Approvare nei termini più rapidi ogni istanza volta a dare attuazione all'intervento che si conformi in linea di massima alle indicazioni progettuali contenute del documento. Scheda urbanistica, pagina 12 dell'accordo, siano qualcosa in più che una semplice e vuota frase sterile. Oggi siamo chiamati a votare un accordo non chiaro, indefinito, che presenta oltre inaccettabili lacune anche importanti contraddizioni rispetto alla proposta di delibera. Mi spiego, perché le precisazioni e i pochi dettagli contenuti nella proposta di delibera non sono stati trasfusi nell'accordo in tre ambiti della volumetria, di cui al considerato a pagina 6 e i vari ritenuto a pagina 7, dove si parla di spazi polifunzionali, piazze e soluzioni non rigide e definite. Il caso di contenzioso prevarrà quanto scritto sull'accordo o quello sulla delibera. Per quale ragione l'accordo, tanto dettagliato nello stabilire gli impegni del Comune, non riporta alcuna indicazione nella cubatura concessa? Non sappiamo quant'è la cubatura concessa, limitandosi a prevedere una sensibile riduzione della volumetria residenziale, non riportando neppure le già confuse volumetrie contenute nella bozza di delibera. Quindi chiediamo quale sarà la cubatura totale, comprensiva del commerciale e residenziale, tra recupero dell'esistenza e il nuovo edificato concesse dall'accordo, qual è il costo stimato della bonifica. Abbiamo capito che la bonifica sarà fatta come quella del 2004, l'ha detto prima un passaggio il sindaco, a quale prezzo il curatore porrà in vendita il bene. Manca naturalmente in tutto questo, nella documentazione, un inventario di tutto questo comparto. La centralina dell'Enel, la centralina del Carnielli che era situata all'interno, viene compresa in questo, è considerata, visto che era uno dei beni più appetibili e lo dimostrano le numerose domande fatte al curatore fallimentare, di cui su questo progetto o questa progettualità che voi avete portato e presentato non c'è traccia. È una centralina che può portare tra gli 80 ai 150 mila euro all'anno. Allora, se il Comune si fa carico della bonifica, porterà a casa qualcosa di bene pubblico o no? O siamo qua solo per bonificare e poi chi arriverà dopo magari avrà la possibilità di edificare, di quantificare e di monetizzare? Voglio vedere l'evidenza pubblica in questo progetto, che non la vedo. Grazie, consigliere Darè. Consigliere Carnelos, a lei la parola. Sì, dunque intanto chiedo scusa perché come
i miei colleghi dell'opposizione, non ho fatto il compitino, non ho il dattiloscritto da leggere, anche perché probabilmente hanno pensato a un intervento tribunizio e quindi bisognava scriverlo. Chiedo quindi, sotto questo profilo, chiedo scusa. Davvero sono allibito per, come si può dire, la smemoratezza di siffatti consiglieri. Mi viene in mente lo smemorato di Collegno, il consigliere Maset che fa il tribuno sulla zona commerciale, e la sua parte è quella che ha fatto l'emisfero. E mai va bene l'uno e l'altro, perché sono abbastanza laico, per cui non è che mi metta a tirare uova contro le scelte degli altri. Ma tant'è, oggi il sepolcrame imbiancato è molto di moda e quindi ne abbiamo anche in consiglio comunale. Detto questo, davvero è, come si può dire, stucchevole l'atteggiamento dei miei colleghi che si stracciano le vesti e non ricordano e non hanno mai detto di quanti cubi si componeva il Piruea. Anche qualche giornaluccio tanto caro nella vittoriosità, mai lanciato strali contro quell'obbrobrio. E credo che i cittadini non abbiano mai visto, neanche io l'avevo visto prima. Ho guardato le torri di Brooklyn e l'avevano progettato loro, lo hanno approvato loro. Certo, con la flebile voce qualche volta di Fasan, che qualche emendamentuccio per cercare di coprire, ma poi ha detto si è adeguato. E ora pontificano, sì, fatti signori, pontificano. Dicono le ordinanze. Ho guardato, in 20 anni nessuna ordinanza. Non abbiamo governato noi. Adesso mancano le ordinanze. Lo chiedessero ai predecessori. Cosa è stato fatto? Il nulla. Si è parlato di amministrazione in amministrazione, di cromo in cromo, non hai fatto assolutamente nulla. Qui è un tentativo? O era meglio non fare assolutamente niente? Come niente hanno fatto quelli di precedenza? Sì, avete ragione. Oggi, nel pilatesco modo di comportarsi forse molto meglio, fare come Ponzio Pilato e non fare assolutamente niente. Questo è un tentativo. E poi mi piacciono gli strali contro la curatela. La curatela è un organo pubblico, visitato da un giudice delegato. È un organo di un tribunale della Repubblica. Allora mi viene un retropensiero che non si voglia fare assolutamente nulla. Peraltro, alla notizia del consigliere D'Arè, sommessamente credo, non lo so se che quella asta non possa riguardare questo compendio, non lo so se c'è scritto i mappali, poi casomai le guarderà, ma non credo possa essere già fissata un'asta su un qualcosa che oggi potrebbe essere anche bocciato, anche perché il valore è determinato dalle legislazioni urbanistiche. Quindi, certo, questo è un tentativo. Si dice, chi paga? Certo, no, ma no, non metto in dubbio, fra l'altro sarà mia cura, vedremo a quali mappali. Mi sembrerebbe strano che riguardasse questi mappali qui. Ecco, siccome il fallimento è fatto di altri. Certo, è che non so se sono quelli, però per carità, non sto dicendo, anche questa è una notizia, perché volendo la data, perché se non riguardasse questi beni, riguarda qualche altro bene del fallimento. Siccome non metto in dubbio quello che ha letto sul giornale, è indubbio che il 27 un'asta ci sarà. Ecco, se
si vuol dare una notizia vera, la notizia certa, perché la lei, appunto, no, sennò poi mi dicono che mi rubo i minuti su queste robe. Si dice la bonifica, io leggo nel deliberato si approva un accordo, non si e lo leggo proprio nel deliberato, delibera di fare che cosa? 1. Di dare atto che le premesse, di prendere atto della proposta, di approvare, ecco ciò che approviamo, lo schema di accordo ai sensi dell'articolo 6. E nello schema di accordo obblighi degli eventuali acquirenti, se ci saranno, sapete, noi magari stiamo facendo queste cose, poi nessuno la voglia, quella carabattola, ma non lo so, non si vedrà. Dice il privato compratore, accenda a favore del comune di Vittorio Veneto apposita fideiussione bancaria a garanzia degli interventi di bonifica per l'importo stabilito nel progetto definitivo di bonifica approvata nel 2010. Fa la fideiussione. Tra l'altro, cosa c'è scritto, bancaria? Sì, speriamo che non facciano una banchetta. No, che la fideiussione bancaria era una battuta di fronte a quello che avevate detto sulle assicurazioni, fideiussioni assicurative. Intanto mi rubo i minuti. Ecco. Dicevo, sono d'accordo con quello che diceva il consigliere Darel e mi pare che il consigliere Posocco. Effettivamente nella parte che riguarda la cubatura, e poi mi farò parte di dirigenti insieme a specificarlo, c'è scritto sensibile riduzione della volumetria residenziale. Secondo me è opportuno indicare quei dati che c'erano nella delibera. Credo che sotto questo profilo sia, uno potrebbe dirmi, ma c'è scritto, ma è meglio metterlo in modo tale che si previene eventuali contenzioni successive. Sento sensibile, non 62.000, ma faccio... No, c'è scritto quello e quindi dopo casomai ci diranno il... Ecco, quindi ecco il dato, fra l'altro, che interessa i cittadini. La riduzione della cubatura. Quel mostro del Piruea non verrà realizzato. Del resto non l'hanno neanche realizzato, perché ora anche il consigliere Fasan ha enfatizzato tanto quel Piruea. Non è stato fatto un nulla di quel Piruea? Sì, certo, grazie. Io poi non intervengo perché avevo un impegno a pranzo. La invito a concludere, grazie. Un minuto e finisco. E c'è scritto, e qua magari possiamo metterlo anche i dati esplicitati, c'è scritto mantenimento della superficie commerciale del Piruea. Lo rileggo, mantenimento della superficie commerciale del Piruea, Masetto, stesso, identico della meraviglia del Piruea. Questo è l'accordo, sto leggendo l'accordo. Questo mantenimento, adesso non lo so, io poi me lo diranno quando la metratura, mentre invece la sensibile diminuzione è, credo, i dati notevoli, si resta a un quarto rispetto alla volumetria di prima. Questi sono fatti, signori. Non ho mai sentito. Se è esistente più 25.000, come fa a essere un quarto? Ha ragione Fasan. Diamo i dati, vi dico. E a questo punto ho superato il termine e mi fermo. Certo, sì, se il tentativo era quello di non fare assolutamente nulla, come nulla è stato fatto in precedenza, allora si capiva il rinvio e si capivano gli interventi. Grazie. Grazie consigliere. Allora, visto che è finito il primo giro di consultazioni, ci sono le risposte. Prego. Grazie. Ho trovato particolarmente odioso, lo confesso,
L'incipit del consigliere Maset, che ha parlato di oscurità, di trame, lo trovo molto grave perché sta parlando di un accordo pubblico-pubblico fra un'amministrazione pubblica, questo consiglio comunale, e un curatore fallimentare che è il braccio operativo di un tribunale dello Stato. Lo trovo gravissimo, gravissimo, tutto quello che ha detto. Trovo gravissimo. Aggiungiamo anche questo allora. Chiedo che l'intervento sia inviato al curatore fallimentare per una valutazione, perché io lo trovo davvero sgradevolissimo. Per quanto riguarda poi il centro storico, è stato fatto vedere, lo dice la norma qual è centro storico o assimilato al centro storico. E per quanto riguarda la bonifica, lei ha chiesto, consigliere Maset, cosa fate? Esattamente il progetto di bonifica approvato nell'anno 2010, che prevede la bonifica sia dal cromo esavalente che dall'amianto, punto. Quindi si parla di bonifica, bonifica, bonifica. Effettivamente si parla di bonifica, 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 punto. C'è scritto, approvato nel 2010, è scritto nella documentazione ai voti. Per quanto riguarda l'evidenza pubblica, che cosa si porta a casa? È quello che ho detto prima. Persino la Regione, lei sicuramente la conosce, la legge 14 del 2017, non è che si parli cosa porta a casa il Comune, come compartecipa il Comune per una rigenerazione urbana di aree degradate, no? Cosa porta a casa il Comune? È cambiato il mondo in questi 10 anni. Trovo strano che un uomo di mondo come lei non se ne sia accorto o faccia finta di non accorgersene. E contestualmente rispondo anche alla domanda di Posocco, che dice perché lì l'avete fatto e non da altre parti, e perché il Piruè lì è stato fatto e non da altre parti? Sì, lei ha chiesto. Così come col Piruè si sarebbero dovuto tenere in considerazione. Ma chi dice che non si tiene in considerazione? E poi quello che taglia la testa al toro, ma a tante delle vostre domande ripetute, è scritto al numero 5 del deliberato, di dare atto che il presente provvedimento è un atto propedeutico alla successiva presentazione di un progetto che verrà sottoposto nuovamente al Consiglio Comunale, tant'è vero che io nella mia introduzione ho detto questo o il prossimo Consiglio Comunale a seconda dei tempi, perché io capisco che è bello, come si dice, far tanfun, però francamente, consigliere Da Re, basta leggersi quanto è scritto nel quello che ha letto lei il 27 del 9, va all'asta un altro bene del fallimento Cartinelli, non questo, punto. Sì, appunto, il 27 del 9 va all'asta altro, non questo. Chiaro, ma io guardi, spero che la facciano al più presto l'asta, perché più presto la fanno, prima si risolve il problema, ma non per chi compra, per la città di Vittorio Veneto. Quello è un bubbone per la città di Vittorio Veneto da troppi anni, è da 25 anni che non si fa nulla in quell'area, dal momento della chiusura a seguito del fallimento della Carnielli, non si è fatto più nulla in quell'area, ahimè, appunto. E allora la lasciamo ancora lì o stiamo cercando di fare qualcosa per risolvere il problema? Questo è il tentativo, tant'è vero che io ho detto nel mio intervento, ho detto è l'ultimo tentativo, perché, e qua volevo venire a una doverosa precisione nei confronti del consigliere Botteon. Lei giustamente ha letto l'atto unilaterale d'obbligo, però se lei osserva bene, e sono certo che lo fa, nel considerato che, di pagina 3, c'è scritto, considerato che il curatore fallimentare, stante la palese invendibilità del compendio, eccetera, eccetera, dovrebbe fare la derelizione del bene, ok? La derelizione cosa comporterebbe? L'abbandono del bene se facesse la derelizione. Qualora accadesse ciò, andrebbe alla società fallita. Se la società fallita non fa, e quindi di conseguenza essendo fallita ai proprietari pro quota, non facessero nulla, il problema ricaderebbe in capo al comune. Questa è la sequenza. No, il comune fa la bonifica, non è scritto così. Ora, onde evitare la possibile derelizione, la proposta è quella di dire no,
facciamo un ultimo tentativo, che è quello che si è deciso di fare il 4 giugno fra l'altro, facciamo un ultimo tentativo, un altro tentativo di rigenerazione ambientale urbana, sperando che ci sia, perché io non ricordo chi l'abbia detto, si sa già chi è il progettista, si sa già, non ricordo chi l'abbia detto, si sa già qual è il progetto. No, questo non è un progetto quello che è presentato, io l'ho anche detto, abbiamo chiesto a dei giovani professionisti, a delle buone competenze vittoriesi che lavorano all'estero, di darci una mano a pensare, ad avere un'idea sull'area. Non esiste nessun progetto, perché caro collega Sant'Antonio, il sindaco non fa quello che vuole, loro signori non fanno quello che vogliono, perché casomai sarebbe definito anche se medesimo lor signori, visto che il punto 5 dice che la progettazione la presentazione di un progetto verrà sottoposto nuovamente al Consiglio Comunale, e se fosse questo lei sarebbe fra lor signori che dovrebbero votare, quindi abbia un po' di cortesia nel definire in maniera più corretta chi sta lavorando per il Comune. Non so se mi spiego, non esiste nessun progetto, non esiste nessun accordo, non esistono segrete stanze, tant'è vero che tutto quello che è stato fatto è stato presentato, è tutto qui, addirittura l'idea, non c'era nessun obbligo di presentare un'idea. Nessun obbligo, tant'è vero che, ripeto, questo è un atto propedeutico. Concordo sono già segnate tutte nella delibera, ma concordo con quanto suggerito dal consigliere Carnelós di ripetere all'interno anche nello schema di accordo quelle che sono le quantità, e sono esattamente quelle che ho detto prima nella mia introduzione, articolo 3, sensibile riduzione della volumetria residenziale. Infatti ho parlato di una riduzione del 75% perché erano 11.910 e quindi andiamo 74. Il Piruea, no, sto parlando di metri quadri residenziali, erano 11.910, ora diventano 3.000 metri quadri. Quindi ne togliamo 6.910, punto. No, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8.000. Residenziale. Ne togliamo 8.910. La delibera parla di punto. Nel considerato 3 a pagina 7, negli ultimi anni la domanda eccetera, ragion per cui è ragionevole ridurre in modo importante la cubatura residenziale prevista nel Piruea da metri quadri 11.910 a metri quadri 3.000. Mi pare abbastanza chiaro o no? Guardi, che io compri in dollari o in euro, farò il cambio, quelle cioè non è che cambia. Uno, in secondo luogo, concordo anche del mantenimento di cui parla il consigliere Carnelós, quindi di mettere sempre nell'accordo nello schema di accordo, mantenimento della superficie commerciale di Piruea, massimo metri 6.900 metri quadri, punto. Quale superficie esterna? No, lei parla, in commissione si è parlato che può essere fatta anche all'esterno di quella che era l'ambito, esattamente come era per il Piruea. Punto. Ma non è in più fuori, non sono in più fuori come qualcuno vuole far credere, sono tutte cubature all'interno, anche perché il massimo è scritto qua, non è che possiamo cambiare. Poi mi ha preoccupato la facilità con cui si parla di falso ideologico. Falso ideologico e danno erariale per una dichiarazione in base a una legge del 2004, legge regionale numero 11 del 2004. Forse qualcuno è indietro con l'aggiornamento, non è ancora arrivato al 2004. Poi per quanto riguarda la passata, non è che rinunciamo all'IMU, non è che si rinuncia all'IMU. È una previsione, non c'è nessun progetto, si stima sempre, anche col Piruea si stimava, Le ricordo che anche col Piruea si stimava la valutazione, il valore successivo, quindi il valore catastale. Punto.
Dopo l'architetto spiega in maniera tecnica, ma non si rinuncia a nessuna IMU, come qualcuno ha fatto balenare qui dentro. La passerella era quella esistente, era quella esistente che è stata manutentata perché evidentemente proseguendo il Piruea abbiamo ritenuto doveroso, non solo per questioni estetiche ma soprattutto per questioni di sicurezza, sistemarla. Confermo alla fine, anche se nell'ultimo intervento il consigliere lo ha ribadito, ma l'ho spiegato credo al consigliere Botteon, non è il comune che bonifica, se non nella denegata e speriamo mai verificata ipotesi in cui non ci venda per 2 aste, ci sia la derelizione, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo potrebbe accadere in qualsiasi momento, indipendentemente dall'amministrazione. Non è... Ah beh, certo, è ovvio questo, ci mancherebbe altro. Poi, sì, finisco per dire che non esiste un fortunato. Non esiste un fortunato a Vittorio, non so se forse lei è fortunato, non esistono infortunati per questa amministrazione. C'è qualcuno che speriamo compri e presenti una domanda e che arrivi in questo consiglio comunale e che sia fatta per il bene della nostra città. Punto. Grazie. Architetto? Spiego velocemente la questione del contributo straordinario, che non ha nulla a che vedere con l'imposizione ordinaria di IMU e TASI. In base alla delibera del Consiglio Comunale, qualora all'interno di un ambito venga richiesta una deroga o una variante, oltre al contributo di costruzione, quindi costo di costruzione, oneri di urbanizzazione, è dovuto un contributo straordinario. Il contributo straordinario è dato, in base appunto alla delibera, da una percentuale pari al 40% dell'incremento di valore che la variante o la deroga procura. Incremento di valore che viene fatto nei confronti dello stato di fatto. Allora, da una prima stima del valore paragone tra il valore che conosciamo, perché c'è una posizione aperta all'ufficio tributi del compendio Carnielli, e il valore che si stima facendo una simulazione di accatastamento per i quali non occorre avere un progetto, basta avere delle quantità e delle destinazioni e una localizzazione. Certo che è una stima, perché qualcosa potrebbe muoversi, perché il progetto potrebbe avere banalmente dei locali accessori in più o in meno rispetto ai locali principali. Da questa stima che è stata fatta non c'è incremento di valore, anzi c'è un decremento di valore. Quindi quella parte potrebbe anche non esserci, però siccome non abbiamo un progetto, in via prudenziale è stata inserita quella parte nello schema di accordo, perché poi con progetto alla mano si farà la simulazione di accatastamento e qualora ci sia un plus valore, ovviamente quel progetto dovrà sottostare alla determinazione del contributo straordinario come stabilito da questo Consiglio. Nel caso in cui invece il progetto confermi quanto stimato che non c'è un incremento di valore, non sarà dovuto niente. Il nuovo progetto poi pagherà l'IMU che gli è dovuta e tutto il resto dei tributi. Grazie, architetto. Secondo giro di interventi, consigliere Fasan. In merito alle dichiarazioni del sindaco posso dire che non ci fidiamo più degli atti di indirizzo, perché la fiducia è una cosa seria e qui spesso la nostra fiducia è stata aggabbata. Ad us dico che i voli pindarici si fanno al bar e non in consiglio comunale. Se permetti, in 20 anni di consiglio ne ho avuto delle idee che si sono scontrate anche con la realtà. E comunque ho avuto dei maestri di minoranza
per 15 anni avuto dei maestri di minoranza che albergano in questo Consiglio e mi auguro di emularli nel miglior modo possibile, di fare nel miglior modo possibile il mio lavoro di consigliere di minoranza. A Carnelos dico Emisfero, sì, Emisfero ci ha fatto la rotonda, che come dice il vice sindaco rallenta il traffico, e ci ha fatto che 1,5 milioni di viabilità. Il Piruea con le torri, noi avevamo le torri perché le torri pagavano tutto l'intervento, ma avevamo anche la bonifica della scuola, il ponte. Noi abbiamo fatto, a me però quello potevamo fare noi e non altro. No, ci avete accusato di non aver fatto niente, però no, non abbiamo fatto niente. È stato il fallimento che non ha fatto niente, poi c'è stato il curatore e adesso alla fine voi fate qualcosa. Andiamo avanti che devo fare un sacco di domande e il tempo è tiranno. No, le domande di solito si risponde, non si criticano. Ancora. Posto che nel dispositivo di delibera venne più volte richiamata la volontà di questa amministrazione, peraltro contenuta nella delibera del Consiglio 25 del 4/6/2018, di procedere a un drastico ridimensionamento della volumetria, perché voi avete spiegato, ma non è proprio come vedete voi, prevista nell'originario Piruè, non risulta per nulla chiaro quanto volume venga alla fine concesso per questa nuova iniziativa. E mi spiego. A pagina 3 del dispositivo si legge: considerato che il Piruea preveda la demolizione quasi totale degli edifici esistenti a fronte della nuova edificazione e ristrutturazione di volumetria esistente per complessivi 62.000, di cui 36.000 a destinazione residenziale e 25.200 a destinazione terziario. A pagina 6 si legge poi drastico ridimensionamento della cubatura da 62.000 metri cubi si passa a 25.000 metri cubi. Oltre agli edifici esistenti recuperati lungo il fiume, che erano di proprietà della società in stato fallimentare, ma fuori dal perimetro Piruea. A pagina 6 si legge poi drastico ridimensionamento della cubatura da 62.000 metri cubi a 25.000 metri cubi, oltre agli edifici esistenti recuperati lungo il fiume, che erano di proprietà della società in stato fallimentare, ma fuori del Piruea. Atteso che a pagina 7, terzultimo capoverso dello stesso disposto di delibera, si legge ancora: la domanda di residenzialità del Comune Vittorio è sensibilmente diminuita e permangono ancora numerose unità abitative disponibili sul mercato immobiliare, ragion per cui è ragionevole ridurre in modo importante la cubatura residente prevista da metri quadri 11.000 a metri quadri 3.000. Ma 3.000 metri quadri, quanti metri cubi sono? Anche più. Sono 10.000 allora. E ora non è proprio che si sia ridotta come dice voi. Non si capisce pertanto se il volume massimo concedibile è quello indicato a pagina 6 o se invece, se mi lasciate finire, se avete la pazienza di ascoltare, ma la pazienza è una virtù e voi non siete virtuosi, come si dice. Solda Caneos, hai rotto le scatole con i tuoi interventi fuori microfono e hai abusato della nostra pazienza prolungandoti ben oltre le tue minuti. Sei anche simpatico, vabbè. Non si comprende ancora se questo volume residenziale comprende o meno l'intervento di recupero degli edifici lungo il fiume Meschio. Voi avete spiegato adesso, va bene. Qualora i volumi da recuperare lungo il Meschio non fossero compresi nel conteggio soprindicato, si chiede di conoscere a quanto ammontano e più in generale a quanto ammontano i volumi dell'intero intervento. Leggo appunto 6 a pagina 6 del dispositivo. Sarà consentito lo scomputo degli oneri di preurbanizzazione, anche ammettendo la compensazione fra diverse categorie. Per compensazione si intende lo scomputo esteso anche alle preventive opere di bonifica dell'area? Questo è importante. No, vabbè, dite di no. E qui leggo che il Comune, oltre allo scomputo degli oneri per opere di urbanizzazione,
potrà accollarsi parte delle spese di bonifica, altrimenti non si capisce la precisazione di compensare fra diverse categorie. Mi scusi, le chiedo io dove è scritto quello che ha appena letto lei, che può anche fare... No, sono io che chiedo. No. Dove è scritto quello che ha appena letto? No, dove è scritto quello che ha appena letto? Sì. Glielo chiedo, dove è scritto? A pagina 6, punto 6. Adesso fammi tirare Ma lei sa, avendo fatto l'assessore, sa cosa sono le varie compensare fra le varie categorie? Non c'entra niente, la bonifica non è una categoria da questo punto di vista. Lei dovrebbe sapere cosa sono i primari e i secondari. Io chiedo compensare fra, talvolta fra le righe si nasconde una verità inconfessabile. Impari a leggere fra le righe, non le proprio in grado. Compensare fra diverse categorie, poi mi spiegate cosa vuol dire. Perché ero assessore preciso su queste cose. Voi siete troppo fumosi. Ancora 5 righe anche se mancano un minuto. Inoltre il punto 1 a pagina 6 del dispositivo è previsto il mantenimento della viabilità di connessione. Siamo già oltre i limiti dei 5 Va bene, minuti. mi chiamerò Carnelos, Graziano. Chiedo grazia. Finisca, frutto di scelte urbanistiche concetto, consolidate che si ritiene di confermare. Non è dato sapere perché la realizzazione del ponte di attraversamento del Meschio, già compreso nel Piruea, Sindaco per favore, il cui progetto è già stato approvato con la restante viabilità ancora in data 2009, viene ridotta a semplice previsione. No, Sindaco, lei ha una maggioranza che interpreta... No, consigliere, lasci stare il sindaco. Lei sta parlando dalle 12:39, sono le 12:46. Vabbè, ma guardi, sono 5 righe. Quindi sono 7 minuti, non 5. Ecco. Prevedere ciò può significare che non lo farà il privato, ma rimarrà quale oggetto di un necessario finanziamento nei prossimi... Guardi, sono costretto a togliere la parola perché sono la ringrazio, lei 8 minuti invece di 5. Pensi Comunque, un po'. Veda lei. Pensi un po', la ringrazio. Però si ricordi che d'ora in poi nessuno potrà transigere nei tempi, basta, perché ora è finirla qua. Consigliere Masetta, lei la parola. Grazie. Grazie Presidente. Sì. Io sarò brevissimo così vado a recuperare anche i minuti che ho in cui ho parlato prima. Stavo leggendo a pagina, avevo letto anche a casa e stavo leggendo anche adesso a pagina 5, quindi la mia è una domanda molto semplice. Non andiamo più a fare né la scuola materna né la passerella ciclopedonabile, una perché non è più nelle esigenze attuali della città e l'altra perché, appunto, diceva il sindaco, è stata messa a posto quella attuale, quindi non c'è più la necessità di costruirne una. La mia domanda è molto semplice: la scuola materna valeva 1.138.000 euro, la passerella ne valeva 78.000 euro, quindi parliamo di un'evidenza pubblica pari a 1.216.000 euro che non otterremo più in termini di soldoni, perché non otterremo più sostanzialmente quei due lavori. Questi sono soldi persi a questo punto. Ecco, questa era la domanda. Poi sì, rispondendo al sindaco, lei permetterà che non sapendo niente o quasi di quello che andiamo a votare, non ci vengono fornite tutte le carte in maniera adeguata, che ci possono venire dei legittimi dubbi. Ecco, questo era il ragionamento, nient'altro. È chiaro, non posso dire che gli interventi del collega Dus non erano condivisibili al 100%, assolutamente, ma come ha detto anche il collega Fasan, quelli erano voli pindarici, bellissimi, fantastici, però la delibera dice esattamente il contrario, o meglio, non mette niente nero su bianco di preciso, di tangibile, e quindi sarà veramente un problema votare questa delibera. Un'ultima cosa, sentivo prima il collega Darè che parlava della centralina sul Meschio. Io chiedevo che, ecco, era proprio una richiesta all'amministrazione, una preghiera anche se vogliamo, per il bene della città di Vittorio Veneto,
che, e magari non so, in qualche modo inserirla all'interno di questa delibera, che la centralina, visti appunto i possibili cospicui introiti innegabili che potrà avere, che resti del comune, e quindi un bene che rimanga del comune e che darà un introito annuale costante nel tempo. Questa mi sembrerebbe una cosa sostanziale e buona almeno da ottenere. Ecco, quindi è una proposta che faccio all'amministrazione, è una proposta che eventualmente poi, ripeto, potremo anche inserire in delibera se è possibile inserire. Grazie. Consigliere Posocco. Sì, grazie Presidente. Sì, la storia, cioè, cambia il tempo, è cambiato il mondo, è vero. Quando magari c'è stata la richiesta di quel Piruea, magari il residenziale tirava, vi ricordate, prima dei Lehman Brothers famosi, tutti cercavano case, residenziale, casette che hanno quadruplicato il valore, quindi magari in quel momento la richiesta di un residenziale era sostenibile, cosa che senz'altro non lo è adesso. Era prima la richiesta e poi si fa. Allora, poi volevo dirvi questo, al di là di tutto, adesso sì, andiamo a fare qualcosa grazie a una legge anche regionale sulla rigenerazione. Prima non c'era, tra l'altro il PD ha votato contro in regione a questa legge. Noi utilizziamo questa legge per poter recuperare a Carnielli, quindi ecco, certo. Un'altra cosa invece che dico, ma la curatela cosa ha fatto in questo periodo? Signor Sindaco, a me risulta che degli immobili, la curatela li ha venduti. Teoricamente, e qua il consigliere Carneros mi dà una mano, i soldi dovevano essere investiti nella bonifica. Invece cosa ha fatto? Niente. Ha pagato i debitori. Va bene, altri creditori, sì certo. Allora, il sindaco, che era un po' scaldato prima se mi permette, ha detto che nel deliberato, no, a pagina 9.5 c'è scritto di dare atto che il presente provvedimento è un atto propedeutico alla successiva presentazione di un progetto che verrà sottoposto nuovamente al Consiglio Comunale. Ok? Però a pagina 8 volevo che leggeste con me nel ritenuto. Ritenuto quindi che la proposta inviata risponde ai diversi obiettivi di interesse pubblico, eccetera, eccetera, e di conseguenza la riqualificazione urbana dell'intero ambito, secondo un progetto che comunque verrà nuovamente sottoposto al Consiglio Comunale prima della sua attuazione, ok? Io vi propongo, se è possibile, io propongo questo emendamento, di sostituire la parola attuazione con approvazione, ok? Quindi sì, mi sta bene, viene sottoposto al Consiglio Comunale, ma non prima della sua attuazione, cioè la riqualificazione prima della sua attuazione, ma prima della sua approvazione. Almeno penso che questo, magari voleva dire questo, senz'altro voleva dire questo, ma sia più, come dire, più preciso in questo senso. Ecco. Grazie. Grazie. Così è sostituito. Dopodiché, come domanda, signor Sindaco, a pagina 7 si dice che comunque, lasciando comunque la possibilità che nel futuro si possano definire e completare ulteriori interventi in funzione del coinvolgimento di nuovi attori o del cambiamento delle necessità ed esigenze della comunità vittoriese. Questo significa che al momento è prevista questa cubatura di commerciale e residenziale, però se cambia la situazione fra qualche anno, all'interno dello stesso ambito si può prevedere di magari inserire più residenziale, più commerciale, eccetera, eccetera. Significa questo? Curiosità. Grazie. Grazie. Consigliere Botteon. Grazie Presidente. Allora, velocemente, una piccola considerazione che andiamo a discutere, stiamo discutendo questo accordo che inciderà in maniera importante sulla città, è ancora in assenza di PAT. L'obiettivo del PAT, ricordo che erano gli obiettivi principali che ancora è lontano dal raggiungimento, e quindi esorto nel tempo che manca alla fine del mandato di cercare di raggiungere questo obiettivo che ci eravamo dati.
La seconda considerazione è appunto nel PAT, sì, in una visione d'insieme cittadina, come si diceva prima, è chiaro che si studiano anche i luoghi cittadini, quindi quelli di aggregazione, quelli culturali, e ricordo che questa amministrazione ha votato un finanziamento per la Fender di 100.000 euro, che in questo momento è lontano da un compimento quel progetto, e quindi quei soldi attualmente sono buttati via, quindi adesso stiamo puntando su un'altra parte. È chiaro che questa è un'opera privata, però attenzione, va vista la città, va vista dove si vuole, che non sia, facciamo un po' spazio culturale qui, però anche lì diamo un pochettino, però facciamo questo progetto di qua, e manca proprio quella, secondo me, quella che è la visione d'insieme. Inoltre, una piccola domanda proprio così, una curiosità personale. Ho visto che c'è una scheda urbanistica agli atti che è redatta da professionisti esterni. Volevo sapere se è normale, se è una cosa che viene fatta normalmente, o se poteva essere fatta dall'ufficio, dai nostri uffici, oppure no. Quindi questa piccola curiosità. Infine, quindi volevo un po' il riepilogo principale, quindi evidentemente l'atto unilaterale dice una cosa, l'accordo ne dice un'altra, da quel che capisco, quindi volevo un po' una rassicurazione sul discorso, quello principale della bonifica, perché dalle parole che ho sentito mi pare di aver capito che se il complesso viene aggiudicato all'asta, ok? Il comune non tira fuori una lira per la bonifica, a meno che non ci sia un maggior incremento, giusto? Ma un incremento di valore, quello che si diceva precedentemente, in quel caso concorrerebbe, se non sbaglio, no? Riqualificare non per la bonifica, quindi per la bonifica non tira fuori una... Ok, grazie della precisazione. Quindi niente, basta, con la precisazione, quella sulla scheda urbanistica, concludo il mio intervento. Grazie. Grazie consigliere. Se permette, i soldi del Palafender non sono buttati via, ma l'investimento che ha fatto il Comune più i 200.000 euro donati dai cittadini stanno portando a compimento il primo stralcio. Consigliere Sant'Antonio, buttati via. Insomma. Allora, dopo 5 ore di consiglio comunale sto perdendo l'obiettivo. L'obiettivo è quello di un'area che deve essere recuperata, secondo qualcuno, no? Che però deve passare per un elemento critico che è una bonifica, che costa e che è un elemento critico affinché ci sia questo raggiungimento dell'obiettivo. Allora, finalmente ho capito, dopo 4 ore e mezza, e qua la risposta me l'ha data il signor Sindaco, che la bonifica non sarà a carico del Comune. Detto questo, il consigliere Carnelós andrà a votare un atto, il consigliere Carnelós, che tra l'altro è avvocato, va a votare un atto, un accordo, in cui non c'è scritto da nessuna parte chi sarà, cioè tra le due parti, né l'una, cioè l'amministrazione comunale Vittorio, né il curatore fallimentare, non c'è scritto da nessuna parte chi farà la bonifica, se non un piccolo riferimento a un progetto definitivo di bonifica approvato nel 2010, di cui nessuno sa nulla, io personalmente non so nulla. Scusi un attimo, finisco. Ecco, dopodiché all'interno degli atti c'è un atto unilaterale che il consigliere Carnelós voterà e tutti voi voterete, dove c'è scritto che la bonifica è a carico del Comune di Vittorio Veneto, dell'amministrazione comunale. Quindi, allora, io dico... Consigliere, chiedo scusa, però o io l'ho appena spiegato o lei fa apposta, e siccome non è stupido, sono sicurissimo che sta facendo apposta, ho appena spiegato che l'atto unilaterale prevede, nel caso di derelizione eccetera eccetera, tutta la sequenza in cui potrebbe in ultima analisi risultare a carico del Comune. Se lei invece
e sa leggere in italiano sicuramente, legge a pagina 10 numero 2 di inserire nel bando di gara che l'eventuale acquirente eccetera dia esecuzione alla trasformazione urbana ed edilizia del compendio solo dopo l'avvio dell'intervento di bonifica secondo il progetto definitivo di bonifica approvato nel 2010, che se lei non conosce si informi affari suoi. Lo conosco molto questo bene. Ha appena detto che non sa neanche cos'è, ma non dica stupidaggini. Allora, mi ha convinto, d'opera sodato che il comune non mette un soldo per la bonifica, quindi mi ha convinto. Allora, a questo punto chiedo, se fino ad oggi si sono stati fatti dei bandi gara e nessun acquirente ha acquistato il bene, qual è la genialata, l'appetibilità commerciale del fatto che adesso qualcuno dovrebbe comprare, accollarsi la bonifica? Allora, ma voglio dire, vorrei capire perché prima costava 5 milioni adesso. Allora, lasciamo finire il consigliere Sant'Antonio che ha tutto il diritto di fare il suo intervento. Vedo Grazie. che queste mie considerazioni destano un po' di tumulto. Evidentemente vanno. Allora, evidentemente dico il costo magari faccio un'ipotesi ma non la so, dovete dirmela voi, il costo della bonifica in questo caso è cambiato. Allora io mi ricordo a suo tempo partecipando alle commissioni Carnielli che è stato detto che siccome la soluzione sarà di tipo commerciale probabilmente non ci sarà tutta la bonifica da fare come o avrà un costo minore. C'è scritto in minuto, grazie. Sì, c'è scritto in un verbale di una commissione. Quindi evidentemente la bonifica costerà meno e quindi forse questa è l'appetibilità della cosa. Basterà magari mettere un cappello di cemento sopra e quindi la bonifica sarà di ordine minore. Allora, convengo con molte idee della collega Criscuoli. Solamente collega che lei dice non c'è un progetto, sono solo idee, ma perché qua ci troviamo il 4 di agosto ad avere tutta questa fretta? No? I metri cubi che lei andrà a votare sono metri cubi della delibera reali e commerciali, si parla di commerciale, non si parla di altro e un po' di residenziale, quindi evidentemente io ci tengo a quello che ho costruito nella vita, ma qua si rischia anche, voglio dire. Allora, si rischia riducendo le cubature? Bel rischio. Allora, guardi, in pieno, se si rischia riducendo le cubature, che quello stiamo facendo, io rischio, lei non è in grado di fare neanche quello. Allora, intendo dire altre cose, dopo le vedremo negli emendamenti. Allora, in alcuni casi non sono proprio certo che dando dei benefici a un privato non si possa incorrere in un danno erariale. 5 minuti, grazie. No. Per concludere, io ringrazio anche dei DUS per averci dato questo show di cosa verrà fatto, idee molto belle, eccetera. Mi sembrava più un discorso preelettorale iniziato pre-agosto, più che un discorso relativo a quello che realmente si vuole fare, anche perché c'erano molti sogni là all'interno. Dus ha citato che ci sono stati dei giovani talentuosi che hanno messo queste idee e che lavorano all'estero. Se cortesemente mi dice i nomi e cognomi di questi giovani talentuosi che hanno fatto questo progetto o che hanno dato queste idee. A parte che, grazie consigliere, a parte che non vedo proprio questa opportunità. Consigliere, a proposito dell'opportunità di fare tanti o pochi cubi, noi eravamo a Londra fino a ieri a inaugurare la mostra, come saprà, e a Londra c'è la Shard, la torre Shard progettata da Renzo Piano e costruita in parte da Permast Elisa. Se lei la proponesse a Vittorio Veneto rimarrebbe lì il progetto 100 anni, glielo assicuro, perché qui il mercato è diverso, il mercato va calato nella realtà locale. Grazie. Allora, vedo che non ci sono altri interventi, quindi considero chiusa la discussione. Ci sono altre risposte, signor Sindaco? Velocissimamente,
Fagian ha detto non ci fidiamo degli atti di indirizzo, la nostra fiducia è stata gabbata quando si mi dice quando ho votato a favore. Per quanto riguarda l'intervento del consigliere Maset sulla cubatura, non sono soldi persi, non si sono mai avuti, erano a fronte di una determinata, erano tutti teorici, a fronte di una determinata cubatura che non si farà più. Inoltre ho già avuto modo di dire che nel caso in cui si facesse una scuola materna di cui non c'è assolutamente necessità, dovremmo trovare una collocazione e quindi altri oneri di costruzione per la sede e per la costruzione dei nuovi magazzini comunali che sono lì allocati. Per quanto riguarda la centralina, basta guardare la delibera del 4 giugno che dice potrebbe trovare collocazioni in altro sito sempre lungo il corso del fiume Meschio, già passata in questo Consiglio Comunale. Le fantasie giuridiche sui doveri della curatela li lascio al consigliere Posocco. La scheda urbanistica è stata presentata da tecnici della curatela fallimentare. Sì, è stata presentata direttamente da loro. Per quanto riguarda gli oneri di cui parlava il consigliere Sant'Antonio, francamente mi veniva la battuta de minimis praetor non curat, perché ho sentito una valangata di fantasie e una replica ulteriore dopo aver dato delle spiegazioni, però capisco che non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire, pazienza, resterà della sua idea. I metri allora, salvo che gli 11.910 metri quadri, consigliere, erano previsti 11.910 metri quadri residenziali, salvo che non facesse, non so se qualcuno concedesse appartamenti di un'altezza inferiore rispetto a quella standard, sono centimetro più, centimetro meno, 3 metri cubi per ogni metro quadro. Quindi noi passiamo da 36.000 e rotti metri cubi a 9.000 metri cubi. In che senso attuali? Nel Piruea? Ma del Piruea? Il consigliere e capogruppo è quello che ho chiesto dall'inizio, attuali, se no me lo trovo a primo è non puoi niente, le volte anche bisogna sapere quanti vie e l'indirizzo dove domani se no me lo fanno digitare. Scusi, lei non ho capito, lei vuole la previsione del Piruea? Ah, cioè la cubatura che c'è oggi? Bisognerebbe guardare sull'approvazione del Piruea. Poi? Ci sono segnati. Mi dice che sono circa 90, mi dice che dovrebbero essere circa 90.000. Ma no, più 25. Ma scusi, no, io evidentemente non riesco a capire. Lei parla della cubatura oggi, cioè se io vado là e misuro tutto, non c'entra niente, ma perché più 25? No, è il Piruea che prevede una cubatura. Si dice l'attuale nel senso attuale, il Piruea prevista. oggi, cioè l'attuale strumento urbanistico cosa prevede? No, quanti metri cubi sono costruiti oggi lì? Si parla di previsione urbanistica attuale, cioè oggi con lo strumento urbanistico, cioè il Piruea, quanti cubi ci sono quelli, punto? Hai parlato di recupero. Hai parlato di recupero dell'attuale? Bene, sono 90.000? Da come gli valori sì. Scusa, sono solo 9.000 cubi là? È il Piruea che sancisce la capacità edificatoria attuale, non è la cubatura esistente, è una cosa diversa. Voi qua l'avete inserita la cubatura esistente,
non solo l'avete inserita, ma l'avete anche illustrata. No, ma attuale, quello che è prevista dal Pirone. Ha illustrato tutto, guarda, ha illustrato il corpo fabbrica dove c'è la righea, no, alveolomo, più tutte le altre edificazioni, più il Fassina. Va bene, non si capisce. Non se vuoi capire. No, posso dare una spiegazione. Le quantità indicate sono le quantità a progetto anche attuato, finito. Queste quantità potranno avvenire come recuperate, come si è visto anche nelle suggestioni, sia costruendo ex novo e demolendo tutto o in parte, sia recuperando i volumi esistenti. Quello che però è chiaro come obiettivo che era stato dato già dalla delibera precedente è che una parte dei volumi, quelli dell'archeologia industriale, dovrà essere recuperata, quella che ha valore testimoniale. Quindi quelle quantità, quelle superfici potranno essere recuperate all'interno dei volumi che esistono, quindi non si sommano. Sono le quantità finali. Bon, allora passiamo agli emendamenti. Allora c'è stato un emendamento che diligentemente il consigliere Fasan ha presentato secondo regolamento almeno 3 giorni prima, che è stato sottoposto, scusi? Diligentemente, e che è stato sottoposto al parere tecnico degli uffici ed è stato richiamato inammissibile perché cozzava contro l'impianto della delibera e gliel'abbiamo illustrato prima in riunione di capigruppo. Poi c'è l'emendamento dell'amministrazione comunale che va inserito a pagina 4 dopo il primo vista, e cioè prima di altresì la delibera 136, ed è quello illustrato prima, e cioè dato atto che la stessa proposta poneva tra le condizionali generali per entrambe le parti il termine del 31/7/2018 per l'approvazione e il termine 31 agosto per la sottoscrizione, con nota protocollo 28807 del 2018 veniva richiesto al curatore la possibilità di rideterminare i termini di validità di cui sopra, in quanto il punto non era stato inserito all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per il 31/07/2018. Terzo punto. Con comunicazione giunta via PEC ed acquisita il protocollo 29287/2018, il curatore ha informato che la validità dell'atto unilaterale era rideterminato al 04/08/2018 e che il termine per la sottoscrizione del successivo accordo al 15/09/2018. Questo è l'emendamento dell'amministrazione. Poi c'è, e che quindi metto ai voti uno alla volta. Però intanto vediamo gli emendamenti e li votiamo uno alla volta. Allora, metto in votazione, chiedo scusa un attimo. Sì, infatti, no, ma stavo aspettando che finisse la discussione, però io metterei in votazione l'emendamento che ho appena letto, ok? Siamo d'accordo? Allora, chiedo scusa, signor Sindaco, metto in votazione l'emendamento dell'amministrazione inserito a pagina 4 dopo il primo vista in alto nella pagina. Favorevoli? Contrari? 1, 2, 3, 4, 5, astenuti? 1. Allora, 10 favorevoli, 5 contrari, 1 astenuto, 16 consiglieri votanti, giusto?
Bene, quindi l'emendamento è approvato. Poi c'è un emendamento del consigliere Posocco che a pagina 8, eccolo qua, che ha ritenuto, che è il secondo capoverso di pagina 8, dice sostituire l'ultima parola del capoverso, io adesso non lo leggo tutto perché riproduce esattamente, dove è scritto prima della sua attuazione con approvazione, quindi prima della sua approvazione, ok? Molto chiaro. Favorevoli? Unanimità, grazie. Ecco, a questo punto vi chiedo un attimo, ci sono altri emendamenti? Sì. Uno sarebbe mantenimento della superficie commerciale del PUEA di metri quadri. Sì, aspetti un attimo. E questo dove va inserito? Sono a pagina 11 dell'accordo. Bisogna scriverlo. Come a pagina 11? Pagina 11 c'è scritto. No, pagina 11 dove? Dell'accordo che approviamo. Ma no, la delibera. Ah, dell'accordo? A pagina 11, quindi? Dove? Mantenimento della superficie commerciale Del PUEA, specificando, quindi terzultimo rigo, giusto? Allora, dopo PUEA, qui, mantenimento della superficie pari a? pari a, dove ce lo dicono gli uffici? Pari a? Allora, terzultimo rigo qua, inserimento, emendamento, numero 4, lo chiamo nell'ordine. Nella superficie commerciale del PUEA, dopo PUEA, inserire, pari a, mantenimento della superficie commerciale del PUEA, ecco, ci dicono i valori, mi dito i valori da inserire. Prima che vuoi sensibile riduzione era prima, mantenimento. Pari a metri quadrati, no? Sì, vabbè, ma era anche questo l'ultimo. Ok, allora, sensibile. Mantenimento, tu scrivi mantenimento. Ma no, ma questo... La riga precedente, sensibile riduzione del volume residenziale, pari a metri quadrati 3000, ok? Però tecnicamente non deve essere scritto pari a, perché se c'è volumetria, sensibile riduzione della volumetria residenziale, pari a una derivante da una superficie, sì, derivante dalla diminuzione della superficie residenziale, sì, derivante da una superficie residenziale di metri quadrati 3000. siccome lo sappiamo, derivante Mi scusi, ma c'è già scritto riduzione. Sensibile riduzione della volumetria resistente. Derivante da una superficie pari a metri quadrati 3000. Non derivante da diminuzione. Perché siccome si parla di volumetria, Allora, sensibile riduzione della volumetria residenziale, virgola, con il limite massimo di metri quadri 3000, punto. Con limite massimo di metri quadrati 3000. Punto. si parla di riduzione di cubatura. Sì. C'è una sensibile riduzione per cui la cubatura massima, i metri quadri massimi ammissibili sono 3000. Certo, però
dicevo di metterlo un po' meglio in italiano, ecco per quello. Bastiano per un cazzo. Bastiano. Allora, l'emendamento, diciamo Carnelos, che poi il consigliere viene a firmarmi, è questo. Alla pagina 11 dell'accordo, quart'ultima e terz'ultima riga. Allora, terz'ultima riga viene corretta così: dopo residenziale viene inserito con limite di superficie edificabile massima di metri quadrati 3.000, ok? Poi caporigo, frase seguente, riga seguente: mantenimento della superficie commerciale del Piruea, prima del punto e virgola si inserisce pari a metri quadrati 6.900. Esatto, qui parla già di superficie a metri quadrati, quindi è congruente. Benissimo, allora metto in votazione l'emendamento, diciamo Carnelos. Favorevoli? Contrari? Nessun contrario, unanimità. E pregherei dopo il consigliere di... Questo. Allora, primo emendamento del consigliere Sant'Antonio. Sì, ma votiamo. Allora, primo emendamento del consigliere Sant'Antonio, proposta di inserire a pagina 4, prima di vista la proposta, visto il parere dell'avvocato Barbara Colla, responsabile dell'unità operativa affari legali e contratti, in risposta alla domanda della Commissione Carnielli formulata nella riunione del 17 marzo 2015, in merito al problema giuridico legale con il curatore su chi debba assumersi l'onere della bonifica, dove a pagina 5, in riferimento alla bonifica da amianto, afferma che in tali situazioni infatti è imposto per legge un onere di sorveglianza continua in capo al soggetto che ha la disponibilità o il possesso del compendio immobiliare, ove è presente l'amianto, e il curatore fallimentare può diventare destinatario di provvedimenti amministrativi che impongono degli obblighi di intervento a tutela della salute pubblica, ivi compresi interventi di bonifica veri e propri. Quindi metto in votazione. Favorevoli? 7 favorevoli. Contrari? 3, 6, 10 contrari. No, appunto, scusate, 4, 5, 6,
Ah sì, 6 e 10, chiedo scusa, 6 e 10, 6 e 10. L'emendamento è respinto. Dottoressa. Vabbè, questa è una precisazione. Chiede il consigliere Sant'Antonio togliere a pagina 5 la seguente dicitura. Pagina 5 della delibera, giusto? La pagina 5 della delibera dove? Esattamente. In che punto? Qua non è... Viabilità di collegamento tra il centro città e il polo sportivo? Ah, sì, quindi resta la prima riga e si ferma a polo sportivo, togliendo, pur potendo essere eseguita anche per parti, senza compromettere la funzionalità di sistema. Ok? Favorevoli? Contrari? 6 favorevoli e 10 contrari. Ma il consigliere li ha consegnati, non ha voluto spiegarli, a dire la verità. Mi date l'altro? Allora intanto lo leggo. Emendamento alla delibera, emendamento da aggiungere a pagina 6, articolo 7. Pagina 6, articolo 7. Inammissibile? Perché presuppone che siccome è stato messo un parere di verità tecnica, si presuppone che i funzionari hanno dato praticamente un parere sapendo che c'è un danno erariale. Allora, quindi inserire dopo l'attuatore, quindi punto 7, l'attuatore è la terzultima riga del punto 7, inserire solo dopo aver accertato che il contributo non si configuri come un danno all'erario comunale o una sovvenzione indebita ad esclusivo vantaggio di un'impresa privata. Dottoressa Costalonga, spieghi un attimo. Spiega, Paola. Allora, un attimo solo. La dottoressa Costalonga vorrebbe chiarire. Allora, premesso che gli emendamenti che richiedono l'espressione di un parere di regolarità tecnica e contabili devono essere presentati, come ha fatto il consigliere Fasan, fino a 3 giorni prima. Qui significa esprimersi relativamente a mettere dentro una frase un emendamento di questo significa che l'impianto della delibera presuppone praticamente un danno erariale, cosa che invece chi ha messo il parere di regolarità tecnica e poi chi ha messo il parere di regolarità contabile lo hanno ovviamente escluso, per cui l'emendamento si deve considerare inammissibile. Scusa, siamo qua, no? Sì. Esatto. Quindi a questo punto metto in votazione l'emendamento. No, scusate. 4 è inammissibile. Inammissibile questo. Allora, questo è l'ultimo? No, ce n'è un altro. Altro emendamento, proposta di togliere a pagina 7 il terzo punto. A pagina 7 propone di togliere il terzo punto ritenuto altresì necessario. Il terzo punto, cioè evitare soluzioni rigide e definitive al fine di favorire dispositivi reversibili, trasformabili che permettano di adeguare continuamente lo spazio urbano a nuove funzioni, anche non previste e non programmate, che sorgano da nuove esigenze sociali.
No, dicevo, per spiegare la genesi di questa frase, che ci tengo che sia inserita, sulla nostra città sono state fatte numerose tesi di laurea da dei ragazzi dello UAV. Abbiamo studiato e raccolto queste tesi di laurea. Ce n'è una fatta molto bene, che vi consiglio di leggere. Sì, Paola, come si chiama? Silvestrin, no? Paola Silvestrin si chiama. Allora, vabbè, e all'interno di questa tesi di laurea trova proprio queste parole qui che descrivono perché è necessario intervenire su questi spazi qui in questa maniera, cioè non pensando che siano, definendo già il loro scopo, la loro funzione, ma tenendosi le maglie più larghe possibili. Questa è la genesi che... Guardi che lo dice anche la legge 14 regionale, che non è stata approvata dal PD come ha fatto però la Lega sì. Ok. Allora, lo stesso emendamento prevede anche che a pagina 9.4, secondo trattino, evitare soluzioni rigide definite è la stessa frase. Benissimo, quindi mi sembra di capire che la maggioranza non è d'accordo, quindi metto in votazione l'emendamento appena illustrato del consigliere Sant'Antonio. Favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5. Contrari? 10. Astenuti? Allora, 5 contrari, 10 favorevoli, 1 astenuto, consigliere Botteon. Questo è Sant'Antonio. Allora, emendamento, proposta di togliere a pagina 9 alla sesta riga del punto 4, alla sesta riga, lasciando comunque la possibilità che nel futuro si possano definire e completare ulteriori interventi in funzione del coinvolgimento di nuovi attori o del cambiamento delle necessità e esigenze della comunità vittoriese. Beh, questa è un'apertura normale, cioè non si può vietare che un'amministrazione inserisca una frase di questo tipo. Va bene. Metto in votazione l'emendamento appena illustrato, quindi togliere quello che ho letto dalla quarta riga fino alla fine del punto 4, di togliere alla sesta riga del punto 4 quanto letto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Un astenuto, 5 favorevoli e 10 contrari. Bene, allora con questi emendamenti mettiamo in votazione la delibera. Dichiarazione di voto, chi si è prenotato? Fasan? Sicuramente sì, visto che mi è stata tolta la parola prima volevo fare una precisazione. Allora io ho presentato un emendamento che sapevo che sarebbe stato bocciato, ma volevo mettere i consiglieri di fronte alla propria responsabilità. Al punto 7 spiego, lei non mi ha concesso di spiegarlo, però adesso i 3 minuti spiegherò. Al punto 7, pagina 7 del dispositivo della delibera chiarisce: emerge che il Comune, è scritto così, attraverso il costo di costruzione contribuirà direttamente ai costi di riqualificazione comprendenti il collegamento viario fino a Piazzale Moro, senza oneri aggiuntivi da parte dell'attuatore. Voi state votando questo. Poi, mentre parlavo prima, sono stato interrotto più volte dagli assessori qui di fianco. Allora, io non farò come il consigliere Canellos la volta scorsa, che ha offeso ripetutamente il consigliere Maset, però pregherei i consiglieri qui di fianco, sta zitto per favore, parla tu poi, come sempre, di tenere un atteggiamento consono alla propria funzione. Comunque il voto, se non l'avete capito, sarà contrario. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Sant'Antonio.
Beh, dichiarazione di voto ovvia. Io non voterò favorevolmente a questa delibera perché ci ha tenuto qua il 4 di agosto. Poteva essere benissimo spostata a settembre, visto che non ci sono termini perentori. Non ne vedo la necessità di portarla in questo periodo di ferie e quindi voterò negativamente. Grazie. Consigliere Botteon. Grazie, allora ho deciso di astenermi dopo alla fine del dibattito. Il motivo dell'astensione è perché se da un punto di vista concordo in pieno sul fatto che bisogna cercare di modificare e fare qualcosa in quell'area, dall'altro punto di vista, ho visto una presentazione di un tipo che costa con la realtà in una maniera secondo me clamorosa e quindi un bruttissimo modo in cui è stato presentato. La seconda ragione è quel punto numero 7 che è stato appena letto dal consigliere Fasan, che l'ho riletto 20 volte durante questo consiglio comunale e continuo a non capirlo, quindi probabilmente è un mio limite, però è un punto che inizia con l'intervento di bonifica, è un obiettivo primario. In quest'ottica il comune può concorrere, però mi è stato detto che in realtà non concorre e quindi è un mio limite, però ho molti dubbi su questo punto. E poi vi è anche l'altro aspetto, quello della proprietà che viene salvata, insomma, dall'intervento, da quel che vedo. Comunque mi astengo. Grazie consigliere. Consigliere Dus. Sì, il nostro voto su questo delibera sarà favorevole. Credo che anche dal punto di vista del metodo abbiamo dato esempio di come si possa ragionare su un determinato tipo di aree. Mi dispiace se la cosa non sia stata ben capita o mal interpretata. Tutti noi come consiglieri vi possiamo garantire che abbiamo dato oltre il 100% sia sullo studio che sulle proposte. Grazie. Grazie consigliere. A questo punto, finiti gli interventi e finite le dichiarazioni di voto, metto in votazione il punto numero 3 all'ordine del giorno, come emendato. Area ex Fassina e Carnielli, approvazione schema d'accordo ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 11 del 2004 e sue modifiche e integrazioni. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 10 favorevoli, 5 contrari, 1 astenuto. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Medesima votazione. Grazie consiglieri e arrivederci al prossimo Consiglio Comunale. Buone vacanze consigliere Sant'Antonio. E buone vacanze a tutti. A tutti, quindi anche a noi.